Ok, siamo live, dovrebbe essere tutto a posto. Confermateci, siamo live. Buonasera, Sono anche dopo. siamo qua con Igor, però questa volta cercheremo di essere più brevi dell'ultima sera. 3 ore e 40 L'ultima sera non... da me, te non ti ho mai fatto problemi. No, eh? A te, Cioè, quattro. cerchiamo di non vivere con la mia cognizione del tempo perché altrimenti si fa domattina. Mm. Allora, cosa parliamo stasera? Parliamo di un argomento su cui Igor ha più volte cercato di chiarire, però vogliamo un po' chiarirlo in modo definitivo una volta un po' per tutte. Non è un argomento chissà quanto lungo, però secondo me può essere molto interessante. Non è una constatazione Eh, più che altro. Una eh, per- constatazione eh, delle cose. però la gente non ci pensa a questa cosa, ci pensa poco, normalmente. Cioè, nel senso, molti non fanno questo genere di riflessioni, secondo me. Mi dispiace per loro. Allora, visto che te le fai e che ci hai illuminati, volevo un attimo fare il riassunto di questa situazione perché mi hai spiegato più che altro in privato, però secondo me è giusto condividerla questa cosa. No, no, ti ho mandato al paese dei balocchi in privato, però Buonasera Federico Fortuna, buonasera anche a te. Federico Fortuna anche di qua. Io non Da lo quale conosco, parte? io non lo conosco. Ma è il Federico Fortuna mi segue anche a me? È lo stesso? Penso proprio di sì. Ma Ci passiamo gli iscritti, Igor, non c'è niente da fare. mi stanno seguendo, aiuto. Credo di sì. Sì, 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 è lui, è Ah, lui. Perché ovunque sei ti seguo. Sì, sì, ha scritto che è lui, certo. certo che è lui. Federico, chi altro c'è in live? Ci confermate che l'audio e il video sono a posto così possiamo andare avanti tranquilli? Scrivetecelo, grazie. Scrivetecelo, grazie. Allora, come titolo ho visto che... se hai visto, ho messo la frase che te mi hai fatto morire nell'audio perché me l'hai detto tipo 5 volte. L'hardware è morto. L'hardware è morto. L'ho detto 6 volte, non 6 5, volte. 6 volte. perché Allora, poi te lo ripeto anche in fondo. spieghiamo cosa si intende con questa frase. Allora, intanto si vede chiaramente già con la parte software. Loro stanno, tutte le varie ditte che producano hardware, Nintendo, Sega, tutto, mettici nel mezzo tutte. Stanno andando verso a non fare più, diciamo, la parte fisica dei giochi, ok? Quindi già hai tutto online, va bene? Certo. Quindi loro tendono a fare in modo che tu non hai più il tuo bel trabiccolino, aggeggini così, non ce l'hai più, e avrai una cosa digitale. Il secondo step è abbastanza logico, che è quello di togliere l'hardware. Mm. E ci sono già diverse cose fuori, se tu pensi, e hanno già provato, tra le altre cose, a tirarle fuori. Ora, se io, ora mi sono dovuto pigiare un po' di bottoni perché non me le ricordo come si chiamano, però per esempio la Zebebo, e dici che è la Zebo? La Zebo è una console, una via di mezzo fra una PlayStation 2, una cosa, brasiliana, che ha cercato di fare una macchina che potesse far girare i giochi sopra, che tu scaricavi online. Sì, Ok? c'era la mostra Forlì, ci ho fatto un piccolo Benissimo. video. Quella per esempio, è una macchina, sto parlando della settima generazione, tra l'altro. Giusto. Oppure altre macchine, mi sembra come si chiamava, Iowa, qualcosa di questo tipo. Ouya, sì, sì, sì. Iowa, Sì, c'è quella quel roba nome c'ha, lì. che ha un'ARM dentro alla fine, no? Ok, Quindi un'Nvidia GeForce, va bene? Anche quella ha cercato di creare una macchina universale, no? Poi la stessa Steam ha fatto una macchina che è universale. L'Asus ha fatto una console portatile, sì, è un PC sì. alla fine. La Lenovo ha fatto una console che è un PC. Stanno cercando di fare in modo che un hardware più o meno, un PC più o meno potente possa far girare più titoli di più case, come il PC normale. Certo. Ora, noi tutti davanti al naso abbiamo un PC. Se incomincia i sistemi tipo Steam, e comunque Steam già è bello presente, è bello pesante, a prendere sempre più piede, la console a casa non ti Sì. serve più. No, no.
e stanno già andando verso questo obiettivo, perché poi alla fine, per esempio, si parlava l'altro giorno di Sega. Sega fa la Dreamcast, tra l'altro ne ho una qua, fa la Dreamcast, chiude la Dreamcast, ma chiude anche di fatto l'hardware. Quindi prende PC e li butta nel mondo hardware, nel mondo arcade. E ci mette processori da PC, schede da PC, scheda video da PC, Windows dentro. Oddio, c'è Windows. No, no, dillo, Windows, dillo come l'hai detto a me. C'è Windows! C'è Windows! No, c'è cos'era? Windows. La Sega New. Cos'era? Com'è che hai detto? La bellissima capolavoro Sega New. C'è Windows! Sì, perché poi la gente è meravigliosa anche sotto questo punto di vista. No, Windows che schifo! Però, aspetta, ora te lo ridico. Library mi sembra sia, comunque aspetta, ci vado a guardare per bene. Cioè, la Siga a un certo punto, tra l'altro recentemente ha venduto addirittura la parte hardware. Io non so che ha venduto della parte hardware, visto che prendeva PC. Comunque faceva questa cosa qua. Ora non mi ricordo come si chiama. Scusate, scusa, grazie agli 8 spettatori, grazie a tutti che state seguendo. Secondo me la metà la- Igor sono quelli che seguono te. ma C'è non la è- Tana del Gamer, vabbè, c'è il dio del metal, c'è Voice, c'è Federico Fortuna, c'è insomma un po' tuoi, un po' miei, un po' un misto pisto. Vabbè. Lindbergh, la Sega Lì, Lindbergh. mai sentito. La Sega Limber, favolosa Sega Limber, la vogliamo tutti. È un PC, Sì, sì, porca è vero. bestiola, è un PC È vero. dentro. CPU Intel Pentium 4, 3 GHz, ma non è che ce n'è uno caso, c'è proprio quello. Nvidia GeForce 6, c'è proprio quello. Slottini di memoria 256, c'è lui. In questo hanno messo OS Linux, va bene? Ma ce n'è anche, ora non mi ricordo quell'altro, come diavolo si chiama, perché poi ci danno tutti questi nomi sbringer sbrongolo, ma c'è un altro con Windows dentro, e uno, Windows, e si strappa i capelli, no, però è quello, Certo. Sulle portatili, stanno andando in quella poi nel direzione. mondo a casa portatili non ne parliamo. Da anni c'è soltanto o Android o Linux o il lavoro, allucinante. Cioè. Da quando sono venute fuori questi trabiccoli, Esatto. Sì. c'è Linux. Sì, sì, sì. Qualcuno, ce n'è uno, se non mi ricordo male, ci aveva messo Android, ma su questo c'è Linux. Beh, io ho l'Ambernic, che ce l'ho qua, che ha il doppio sistema operativo, sia Android che Linux. Questo qua, Mm. guarda. Questo Sì, qua. eccolo lì. E quelli sono gli ultimi. Sì, che Cioè, costa... stanno cercando di fare in modo che io, cioè, l'hardware lo faccio prendere, lo faccio costruire da qualcun altro, io faccio solo la parte software. Eh sì, Cioè, d'accordo. alla fine tutti mi domandano, ma Siga cosa fa? Il software. Lo fa sui cellulari, lo fa su Steam. Su Steam ci sono un botto di giochi della Sega. Ora ne sta per ritirare qualcuno perché farà il remake, farà alcuni remake. Quindi alcuni titoli verranno ritirati per, diciamo, dare la possibilità ai remake di essere venduti. A Certo. cifre anche abbastanza basse. Cioè, l'altro giorno c'era per i 60 anni di Sega, c'era Knights, mi pare che fosse il regalo. A Knights del Saturn, dici? Sì, Sì. che l'ho tirato giù, ce l'ho. Mm. Su, Mm. su cosa. Oppure Sega Bass Fishing 2 anni fa Questo su Steam. su Steam, ma la versione è quella Dreamcast però. Sì, sì. Cioè, alla fine ormai fanno quello, quindi le console di oggi sono macchine che sì, certo, per carità, ancora esistono, ma stiamo andando verso. Ma quelle versioni lì, Knights, erano secondo te emulate con un emulatore o erano ricompilate per PC da zero? Senti, io l'ho scaricate, a vederle sembrerebbero, allora, Bass Fishing è sicuramente la versione a PC. Ok. Knights sembrerebbe un'emulazione, sembrerebbe. Non l'ho giocato un granché, però a vedere perché ce l'ho di là anche sul Saturn. Mi sembra che sia cioè, più vicino alla simulazione che non al rifacimento. Però niente gli vieta di rifarlo anche alla fine, cioè non gli costa niente, è loro, è una loro licenza. Certo. E poi ti dicevo dell'Atari, no? Anche Atari hardware che sta facendo? Sta usando degli FPGA alla fine. Bellini, carini, simpatici, a forma di Atari 2006, di 7008, sono FPGA.
E loro hanno comprato le licenze, se le son proprio incamerate di tutti i giochi dell'Intellivision. E ti dicevo anche del gioco che l'ho scoperto, io sono rimasto così, dico: "Ma che strano". Poi ho scoperto che hanno preso Cliffhanger, Sì, un sì, fiasco commerciale. sì. Cliffhanger e ora tutti: "No!" Cliffhanger, Lupin III, sul Laser Game, è stato un fiasco commerciale, ha venduto pochissimo, le poche macchine son fuori, sono estremamente rare, veramente. Tra l'altro non Hai si è detto capito nemmeno che in Italia ce n'erano una trentina massimo, o sbaglio, avevi in detto? Italia, allora, non si è capito molto bene quanto fossero arrivati. Un noleggiatore su di Milano mi disse che sapeva che ne era stati portati una ventina Ah, circa. Sono quelle importazioni fatte dai noleggiatori, quindi non sai mai esattamente quante ce ne sono. Però, sì. per esempio, mi diceva che c'era una trentina di Mach 3, ma i Mach 3 in Italia ce n'era diversi, si vedevano in giro. Firefox se ne vedeva qualcuno, ma di Lupin III se ne è sempre visti molti pochi, anche perché Cliffhanger si guastava facile e poi era maledettamente difficile. Ecco, l'Atari ha comprato proprio il gioco, Sì. se l'è comprato. Ora, scemi non saranno, fuori non c'è giochi di Cliffhanger. Non è che ci voglia un gran genio per capire tirano fuori i giochi. Quando lo faranno girare? Vabbè, su Windows. Cioè, o la fanno girare O su su PC, Linux, o su Windows, o dove vuoi. Cioè. oppure la fanno girare sui loro FPGA. Io su un Atari 2006 vedere Cliffhanger che ci gira, ma... E siccome loro fanno anche le edizioni di giochi loro per PC, secondo me loro faranno appunto il software. Oppure su Chi glielo fa Switch, fare oppure di fare? Su Switch. Sì, Potrebbe. no, loro preferiscono più su PC, però Ah, poi si può parlare anche della Switch. Però ecco, verosimilmente una società così, loro hanno ritirato fuori un po' di hardware, ma più che altro hanno voluto far vedere che son presenti. Loro stanno ricostruendo la storia dell'Atari e ricordiamoci che l'Atari che c'è oggi non è l'Atari di un tempo, ah no, no, no. è la Infogames che si è cambiato nome, tra l'altro è riuscito di nuovo, hanno ricomposto una società chiamata Infogames, che si è chiamata Atari e prima ha provato in una maniera, poi ha provato in un'altra, poi adesso ha trovato la strada giusta, ha comprato Atari Age, eccetera, eccetera, e si è ricreata un bel nome. Però, quindi, la futura PlayStation, la futura Xbox, cioè, componentistica sta diventando sempre più derivazione da PC, dal mondo PC. Hanno iniziato con i Power PC sulla odiata Wii, Su sul GameCube. GameCube, Beh, hanno l'Xbox, iniziato poi come hai detto te, non era propriamente un PC, però era già quasi iniziato come un PC. sì, Cioè, beh, lì hanno preso allora, il core del processore Pentium 3 e del Celeron, se non mi ricordo male, sì, e sì, sì. li hanno mischiati insieme. Non è un tipo Intel Celeron. Intel Celeron. Esatto, sì. Perché questa è abbastanza famosa. Perché c'era una società francese che le prime Xbox, non riesci a dirlo perché ho il palato e tutto il resto, tanto ora mi prenderanno in giro. Ma le prime che facevano? Toglievano quel processore e ci fischiavano dentro un Pentium 3. Poi, e alcuni giochi non partivano. Esatto. E facevano, perché non parte? Eppure, è più potente, più veloce. E scoprirono che avevano fatto un processore che era in realtà un ibrido fra le due tecnologie e che aveva una funzione ben precisa e che alcuni giochi avevano bisogno di quella funzione, Ho senza capito. non partano. Ho capito. Ecco perché è un ibrido. Sì, sì, sì. Quindi però deriva da quello. Hanno preso tutto quello che era del mondo dei PC in quel momento, l'hanno customizzato e ottimizzato per l'uso in console. È una console, quindi non è un PC, però c'è molto vicino. Sì. E questo andazzo è sempre più forte, sempre più presente. No, come ti avevo chiesto l'altra volta, quindi secondo me, ma tu mi hai dato conferma, alla fine le ultime due console che erano console ma non PC, erano la Play 2 e il Dreamcast, o no? Perché, allora, spieghiamo anche questa cosa, perché secondo me, se no... Allora, la mia idea di console ai miei tempi era una macchina dedicata per videogiochi, no? Sì. Quindi una macchina che nasceva per quello scopo. Poi qualcuno ha inventato le tastiere da attaccare all'Atari 2006, però non sono andate molto lontane No, sta no, no, roba. certo, certo. Ok? Perché grazie al piffero, alla fine, se vogliamo, un processore, una CPU, cioè
è la struttura è da PC. Se gli metto un sistema operativo, cioè da PC, da computer, perché non erano PC. Comunque, però erano nati per quello e sono sempre andati verso la specializzazione. L'Atari 2006 aveva poi un chip custom al suo interno, no, il TIA. E piano piano siamo andati sempre a cercare di fare una macchina specifica per il gioco. L'odiato Jaguar è un'altra macchina specifica per il gioco. Il Saturn è un'altra macchina con i processori specifici per il gioco, no? Già la PlayStation, la prima, già è una piccola eccezione perché abbiamo un processore che viene da un Silicon Graphics, quindi da un workstation, però comunque anche lei comunque possiamo tenerla dentro a questa cosa. Poi piano piano abbiamo cominciato a meno fare macchine dedicate e più prelevare, diciamo, Sì, ehm, più che altro processori grafici, comunque, diciamo, attingere di più da quello che già c'era per calare il prezzo. È che queste benedette macchine costavano delle fortune, non tanto a noi anche, ma per progettarle, farle. Quindi la progettazione, la costruzione, costruire un chip, pensarlo, customizzarlo, cioè trovare le varie cose. sì, Cioè. dopo la model, come dicevi te, che ci hanno speso un patrimonio. La Model praticamente è stata un fracchio di soldi da spesi. Ma anche il Saturn, secondo me, Se costava. te pensi che la Model hanno dovuto prendere l'accordo per utilizzare la tecnologia, ora lì dicono i chip, in realtà è la tecnologia, quindi farsi aiutare, dalla GE e dalla Lockheed Martin, Sì, sì, che sì. facevano i simulatori di volo dello Space Shuttle, Sì. per affari 3D, ho già detto tutto. Già Sì, sì, solo sì. questa storia della collaborazione è venuta giù milioni di dollari. Così, sai, e là. Ora, la Model 1 è andata abbastanza bene come vendite, la Model 2 è andata abbastanza bene come vendite, ma sono costate l'ira di Dio. Sì. E se te tieni presente, se un noleggiatore non mi ha detto bischerate, una macchina all'epoca, mi sembra Model 2, quindi una Twin, veniva a 40 milioni di lire, quindi 25 milioni a macchina. Sì. Devi recuperarli poi i soldini. Per fortuna sono giochi che sono andati molto bene, a Ma, parte qualcuno. ma tipo la PS2, no? Adesso non sono un esperto. Il suo chip grafico, che è il Graphic Synthesizer, l'Emotion Engine, quelle cose qua, sono specifiche o derivano anche quelle dal Sì, mondo l'hanno più? resa specifico. Ah, ok, quindi è ancora una console, si può dire. PlayStation 2 è ancora c'è ancora una console, sta dentro a quello che io considero, perché attenzione, non è che c'è un divario, noi stiamo facendo un'argomentazione, stiamo parlando di una cosa che molti possono anche non essere Sì, d'accordo lo con so, me. certo, certo. Ok, nel senso, io sto semplicemente mettendo un po' le linee in uno, un puntino dietro l'altro. Non è detto che io debba avere per forza ragione, è una mia sensazione vedendo l'hardware come lo stavano costruendo. Quindi la PlayStation 2 ancora ha tutte le sue cose. Se vogliamo andare, per esempio, sul GameCube c'è Vabbè, una scheda ATI dentro e c'è un PowerPC. il Gecko, come si Il chiama? Gecko Sì, deriva da un PowerPC, cioè da sì, un processore che nasce per il mondo PC. sì, La Wii U addirittura ha il PowerPC direttamente, pam, sì, buttato sì, sì, dentro. sì, sì. Capito? Certo. Cioè, Quindi, la e pl- poi, perché poi so che c'è anche chi console, per esempio, non definisce le cose multimediali. Quindi la Play 2 che è multimediale, io. cioè per dire, no? Tipo il CDI, c'è chi dice che non è una console perché è multimediale. Il CDI è una macchina che in pochi sono riusciti a capire. Eh, Allora, il CDI, diciamo come l'hanno iniziato a vendere, non è una console. esatto. È diventata una macchina da gioco. Allora, era Ah, una ok. macchina da gioco, diciamo, in più, perché principalmente loro lo spingevano sia per i film Mm. sia per le fotografie. Poi lì è andata a buchetta, Hanno fatto sto mi è gioco. rimasta, spingiamolo di più sui Quindi, giochi. quindi era una macchina multimediale che poi è diventata console. Invece la Play 2 è una Una nuova console che è così. anche macchina multimediale, si Sì, potrebbe dire. esatto. Capito, Sì. capito. Sì, praticamente così. Ok. Poi ci sono tutti i computer che la gente chiama console, Commodore 64, Ah, beh, Amiga sì. 500. Certo, Cioè, certo. io quando sento dire la mia console 500, Amiga 500, mi piglia tutti i cosi, mi piglia Sì, tutte sì, le sì, bolle sì, in sì. faccia e mi tocca allontanarmi perché sennò gli salta il collo. Sì, sì. Sono computer quelli, quindi quelli non li considero console perché sono computer, cioè quelli sono nati Mhm. per un Sì, uso computer, quindi home computer che all'epoca certo, esisteva, cioè certo. era il Ma, PC. ma
Ma per è il buon dire, il computer. 3DO, che io so che c'è una scheda grafica per PC che lo permette di avere il Sì, PC. Il certo. 3DO Hanno è preso pro... i chip, hanno Sì. preso i chip del 3DO fischiati dentro la scheda grafica non è una scheda grafica comunque, è un vero e proprio Mm. 3DO su una Però, scheda. Te però il dici 3DO è la una console. sì, Oppure... certo. Ok, Sì, sì, è anche loro ancora sono una console. console. Ok. Anche lì hanno preso l'ARM. Ok, Sì, già, sì. già si comincia con l'ARM. Dove sono le ARM? Nei nostri telefonini. L'Apple che ha cominciato a usare, ARM. Sì, sì. Quindi, ok. Cioè, poi loro hanno sviluppato una serie bisognerebbe parlarne, bisognerebbe farne un video su questa cosa. L'ARM ha sviluppato un concetto di costruzione, perché loro cosa facevano? Loro fanno il core, ok? L'ARM fa il core totale, completo. Poi arrivano i vari clienti. Bello questo core, però a me tutto questo non mi serve. Me ne fai 1,5 kg, cioè praticamente di queste caratteristiche mi servono queste. E loro li estrapolano queste e li fanno, opla, diciamo, il processore ad hoc. Ecco perché poi c'è tutte le varie definizioni di questi processori. Comunque l'ARM che c'è dentro il 3DO, se non vado ricordo male, ce l'ha solo il 3DO. Sì. Mm, E invece Se come non... quel computer che ci hai fatto te il video che aveva l'ARM, uno dei... come si chiama? Ci hai fatto il video, un bel video completo sul tuo canale che ci hai messo del tempo. Ah, ma te tu dici l'Archimedes. L'Archimede, L'Archimedes era una macchina che loro la volevano vendere come workstation, quindi una macchina grafica, sì, e tra l'altro costava anche un bel po'. Era sostanzialmente il loro progetto era fare un computer basato su 3 integrati principali, no? Uno di questi era il RISC, quindi il primo ARM, per intendersi, anzi in realtà quello che va in produzione è il secondo. Comunque diciamo la prima generazione di ARM. E infatti quella macchina pigiava da matti grazie a quella CPU. Quella però è una macchina totalmente grafica, quindi certo. da noi non è arrivata perché l'Olivetti Sì. non ci ha visto, È arrivata solo non ci ha In visto. Inghilterra, o sbaglio? Purtroppo sì, Eh, in Inghilterra. Da noi è arrivata con la Ricordi, sì, quella della musica, sì, che sì. la importava da noi come macchina da musica o da grafica, ma non avevano una gran forza e poi il software era veramente poco e non ha avuto successo. Quella macchina lì è una macchina che ha fatto vedere però al mondo l'ARM come va, Sì, 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 sì. ok? Cioè quell'idea del processore come sta andando. Tant'è che poi l'Acorn muore, ma la società ARM continua. Sì, sì, sì. Oggi esiste. Mm. Però non producono processori, producono core, Sì, che è una sì, cosa diversa. sì, sì. Ok? Ma Loro ti volevo ti, chiedere, ti customizzano il core come lo vuoi. certo, ma il Dreamcast invece anche quella è console? Cioè non ho mai capito perché è console però c'ha Ma questo... in che senso console però? No, nel senso che davanti c'è scritto Windows CE. Davanti. Nel senso Ah, che i vabbè, giochi venivano alcuni sviluppati col pacchetto. allora, Come funziona questa cosa? Non ho mai... la Dreamcast è una macchina che ha il Super H, l'SH4, quindi possiamo dire che discende dalla serie Hitachi che c'è anche nel Saturn. Il Saturn aveva, se non mi ricordo male, la versione 3, se non mi ricordo male, Sì, SH3, perché il qualcosa, 32X aveva la versione 2, credo. la 2. Esatto, sì. Quindi ha tutta una VDP specifica, un hardware specifico, quindi il Power VR per intendersi come GPU sul Dreamcast. Quindi è una macchina che possiamo considerare console. Ha Windows CE, dice, oddio mio, perché ha Windows CE? Allora, intanto Windows CE Erano le è que- librerie? eh? No, il voice dice erano le librerie. Esatto. Intanto Windows CE è semplicemente delle librerie per permettere alla macchina di poter sfruttare i DirectX. Mhm. Sì, E quindi è un Windows CE, diciamo, più che altro sono librerie, perché in effetti tu quando accendi la macchina non parte Windows CE, quando te accendi quella famosa iconcina che è lì che ballonzola, sì, sì. si chiama Siga OS, quindi non è Windows CE che ti gira, però se tu fai un programma in Windows CE e glielo dai in pasto, lui te lo prende, ovviamente utilizzando le sue librerie. Ok. Ed è qui la fregatura della Dreamcast, perché la Dreamcast è fregata proprio con quella cosa lì, perché ha fatto il GD-ROM per cercare di avere una cosa che era non facilmente copiabile, ma che potesse contenere su un supporto di base un CD, 1 giga e 2.
Sì. Quindi praticamente hanno rallentato, Lettura, sì, sì. esatto, e quindi hanno aumentato la densità. Eh sì, però peccato che siccome c'è Windows CE, la parte CD-ROM non sa neanche che sia, deve partire in modalità CD. Quindi Sì, lui va a cercare il TOC. sì. Se lo trova, dice, ah cavolo, c'ho un Windows CE, e lo fa partire. Ed è qui Sì. la E fregatura. Quando infatti hanno facevano scoperto così. questa cosa qui, hanno fatto un programma in Windows CE che gli fa fare, che gli dice, bene, adesso io questo programmino mi metto qui in memoria, mo adesso fai partire il giochino dall'altra parte e fai finta di essere un GD-ROM. Boom, è fatto. Sì, in realtà era un CD. Esatto. CD-ROM. Esattamente come la PlayStation 2, non so se la sai, che se tu la modifichi con FreeMakeBoot, c'è una patch per i dischi masterizzati che la Play 2 pensa che sia nei DVD video e quindi li fa Sì, partire. E e non li fa controlla partire. l'avvio, la stessa, più o meno è simile, no? La Sì, stessa. è molto simile, però qui si sono tirati una bastonata Sì. sulla Dreamcast da soli perché loro avevano fatto una macchina, ora non è che volessero fare chissà, tant'è che per esempio il GD-ROM nel mondo arcade ci ha messo un integratino in più, cioè c'è un integratino da mettere dentro la NetDim e poi ci devi mettere il gioco GD-ROM relativo, se no non parte. E nella Dreamcast questo non c'è, perché se te lo Vabbè. immagini te, ogni volta ti danno il giochino, ti danno un Sì, sì. cipettino da mettere sopra. No, no. Però volevano fare in modo che fosse un po' più difficile da copiare, invece nel giro di poco, pam pam, Mm. gliel'hanno copiati, quindi l'hanno preso un po' nel bocciolino. Però è geniale perché hanno utilizzato una lente che è quella di un CD, hanno utilizzato un motorino che è quello del CD, Sì, hanno sì. utilizzato cioè, tutto quello del CD Sì. e poi l'elettronica è fatto, perché poi è un brevetto Yamaha, fatto da loro, dalla Yamaha, che fa fare questa cosa qui. Tra l'altro il cipettino, e questo è un GD-ROM, il cipettino sta sotto, scalda e sembra una stufa Sì, lo elettrica. so. Cioè, Io ho il tu credi? GDEMU perché so che sta un Mi po' più stanno i GDM, fresco. oh, il GDM scalda. Sì, perché questo invece, No, invece no. l'è freddo come un mattone, come un ghiacciolo. No, no. Qui sotto c'è un, ora non mi sta a fatica aprirlo, c'è un paddetto, quindi un coso, questo diventa il dissipatore dell'integrato e sta sotto. Quindi lui sta così, abbiamo questo che fa caldo, quello sotto che fa Sì. caldo, immaginati in questa zona che Sì, c'è. poi c'è una ventolina un po' piccola. Beh, Insomma. sai, la ventola, allora, il sistema di raffreddamento della Dreamcast iniziale, quindi quello con il famoso pipe, che è quello, diciamo, che è derivato come idea da quelli del laptop, aveva una certa forza, era efficiente, però costava. Sì, so che ci sono più Quindi versioni di ventola, le ho fatte raffreddamento. vedere. Le hai fatte vedere, infatti mi ricordo, sì. Sì, c'è quella in metallo, c'è quella in plastica, c'è quella in plastica e metallo, Mm. c'è quella che va a tirar fuori l'aria calda e quella che invece spinge aria fresca. Quella che spinge aria fresca di solito sono le versioni, quelli con i pipe, quindi le prime versioni. Che è Quelle che meglio, vanno a giusto? estrarre sono tutte le ultime, Che è sono tutte, sì, le ultime versioni. la prima è più efficiente, vero? Quella che. Sì, poi c'aveva anche un sensore, quindi la ventola poteva girare più o meno veloce. Anche lì ci sono le ventole a due fili, le ventole a tre fili. Quelle a tre fili hanno un sensore, quelle a due fili no. Ah, la, ta- la Nella ta- giapponese, la Tana del Gamer ci ricorda la key sulle Triforce, la chiave di protezione, per sì, parlare di computer. ma la Triforce non era l'unica ad avere quella key. No, no. Quella key è esattamente uguale, perché lui parla di quella montata sul NetDim Mm. grigio, è quell'affare lì e c'è anche nella Naomi, Sì, tale quale, sì, tale quale. sì, è vero, Cioè, ora ce l'ho giù le Naomi, non sto a scendere a riportarle su, però è vero. credetemi, No, il no, è vero, è vero, GD-ROM, è vero. NetDim e il chip uguale, Ti uguale, uguale. chiedeva la chiave per farlo avviare, sì, sì. Ogni gioco Sì, c'aveva la sua. diciamo sì, vabbè, questa storia della chiave ce l'ha anche la CPS3 e CPS2. Ehm, Sì. sulla cartuccia c'è l'algoritmo praticamente per sbloccare e il BIOS per sbloccare il programma che sta sul CD-ROM che viene caricato nelle memorie che sono sopra. Se il tutto non corrisponde, lui non parte. Certo, E c'è la batteria, appunto, è quello il problema di queste macchine, c'è la batteria che sì, mantiene muore. l'algoritmo nella RAM dentro la Sì, che cartuccia. A volte, suicida, sì, sì. sì, ma la CPS3, se tu stacchi la cartuccia e la riattacchi a scemo, ci sta che tu fai saltare completamente il coso, cioè, diciamo che è per questo motivo che hanno questo affare. Guarda, te faccio vedere, tanto è qua. Sì, 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 sì.
Intanto ragazzi volevo dirvi una cosa. Vabbè, ecco, è già arrivato. Ce l'ha tutta a portata di mano. Io sì. Sì, sì. Allora, questa è una CPS3, ok? Lo vede questo sbarrone di ferro qui? Sì, sì. Che tiene bloccato la cartuccia. Non è che sono rimbecilliti questi, è che la cartuccia, se si muove mentre sta accesa, potrebbe E va. creare problemi. E allora qui dentro c'è la batteria, qui c'è la cartuccia con l'algoritmo, qui dietro c'è la porta SCSI, perché è uno SCSI il CD-ROM. Sul coso viene caricato il programma dal CD-ROM dentro le rispettive RAM, parte il gioco se diciamo, questa cartuccia corrisponde con la sua chiave, con la chiave che c'è nel programma, se no, puppalo. Certo. Il problema è che se la batteria si scarica, lui perde automaticamente la possibilità di fare questa verifica. Ma quindi muore la scheda o muore... Cioè la cartuccia o la scheda? Cos'è che... Praticamente tutte e due. E va. Perché a quel punto la cartuccia non ti è più utile. Ah beh, Infatti certo. c'è la modifica della Darksoft che te devi aprire la cartuccia, metterci dentro Mm, un trabiccolino, caricarci il programma lì dentro e allora a quel punto però non è più l'originale. certo. Okay? Sì, sì. Dopo ti diventa universale, colpifero, cioè nel senso che poi ci mette del tempo per cambiare da uno all'altra, quindi Mhm. non è proprio così universale, non è che tu pigli il gioco e cambi come ti pare, non è proprio sta così, però Sì, diciamo è un po' più universale. Sono qua, ok, è un po' più universale. sì. Comunque diciamo, la situazione, secondo me, stiamo andando sempre più verso questa cosa anche per un discorso di costi. Mhm. Cioè le società stanno cercando di risparmiare sempre di più sulla costa di produzione delle macchine. Il non mettere un CD-ROM, il non mettere uno slot, non mettere un portacartuccia. E che serve? Serve per non spendere i soldi per quello. Beh, Se non- all'epoca il passaggio, perché si è passati attraverso il CD, l'esempio appunto di una casa che ha pensato molto a questo è stata la Neo Geo quando ha fatto il Neo Geo CD, per dire, no? Però si passa dalla cartuccia al CD in quel caso. Il Neo Geo CD è una macchina emblematica per tante cose, ma loro lo volevano fare per un problema Esatto. di costi Di costi, sì. delle cartucce. Allora, la cartuccia, il cartuccione del Neo Geo ha sempre avuto un costo bello alto. Loro volevano continuare a fare guadagni alti spendendo poco. Un Sì. CD spendi meno. Mm, Il problema, la fregatura lì è che il progetto è nato è sempre stato un progetto a basso costo di costruzione. Quindi non hanno mai cambiato il CD-ROM che è rimasto uno per tutte le certo, macchine. certo. E adesso, no, quell'altro c'ha il Sì, 2 per, no, no, non è vero, non sono è tutti vero. uno per, sono tutte la stessa identica meccanica uno per. Quello che è cambiato è la cache del caricamento del programma, che essendo aumentata sembra che carichi più veloce, ma in realtà non sta così. Sì. E da lì sono derivati tutti i problemi, perché poi lo sapevano, non è che sono imbecilli, i problemi diciamo, della grafica, che deve mancare qualche cosa, perché caricare tutto in tempo reale era impossibile. Certo. Sì, E, e però è ha stato dovuto un po' convertirli, ha fiaschettone. dovuto convertirli i titoli. Hanno convertito dei giochi, sì, diciamo convertiti. Poi che l'hardware sia, perché io pensavo che fossero proprio diversi, invece poi mi sono messo a guardare e mi sono accorto che in realtà gli hardware sono proprio uguali. Cioè di base una Neo Geo SMVS e un Neo Geo CD, diciamo, condividono il cuore, è praticamente lo stesso. Però uno usa i CD-ROM e l'altro usa le cartucce. E se vogliamo è l'inverso che hanno fatto tra il Dreamcast Naomi Sì, che- e Atomic Wave. sì, L'Atomic Wave, che non mi riesce a dirlo, ma comunque avete capito, sì. quella console Atomic rossa Wave, della sì, Sammy, sì. è una macchina, è un Dreamcast, né più né meno, Nemmeno. è un Dreamcast. Col CD, col CD-ROM. No, con la cartuccia. Ah. Lui ha la cartuccia. Ah, sì, sì, ah, sia il Naomi che l'Atomic avevano la cartuccia, giusto? Sì, hanno la cartuccia e il GD-ROM. Sì, Mentre è vero. Sì. l'Atomic no, ha soltanto le cartucce. Sì, perché la Naomi c'ha anche il CD-ROM, è vero. Hanno fatto il contrario, Sì, sì, hanno fatto il contrario, sì. Che perché poi, il che... GD-ROM non li producevano più. Sì, ma poi nell'arcade, cioè, mi sembra anche meglio, nel senso che una cartuccia uno può darci botte al cabinato, non succede niente, con un'unità Ma ottica. in realtà il GD-ROM non è che sta lì e gira fisso, lui carica tutto in memoria
Ah, perché dentro le NetDIMM c'è appunto delle DIMM, cioè delle memorie. Quindi lui carica il programma, inizialmente ti fa wait, wait, sì. wait. Poi dopo a un certo punto parte. Magari carica, ti fa sentire la musica da lì, però di solito il programma è tutto caricato nella NetDIMM e diventa un cartuccione, Sì, capito, capito. capito? Sì, Così fa anche la cosa, la Triforce fa uguale, uguale, eh. sì. Carica tutto nella NetDIMM e poi il cubetto che si sta chiuso lì dentro crede di avere una cartuccia, non un DVD o un mini DVD dentro. Sì, 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 sì. Pensa un po', un mini DVD. Anche quella, alcune volte mi domando, comunque l'hanno fatto sempre nell'ottica delle copie. Sì, Che chiaro. stai guardando? No, sto cercando di far partire l'S giochi. Ecco, è già partito. E dove è andato? Aspetta, sto cercando di... Adesso lo dovresti vedere, aspetta un attimo, eh. No, intanto, Boh. raga, adesso che abbiamo un attimo di... Vabbè, c'era ancora da parlare un po' della Switch, però... Ah, la Switch, vabbè, allora, la Switch è una macchina che io non capisco perché tutti la odiano, ma è una Tutti la macchina odiano. che Sì. non è, non ha mai, secondo me, voluto essere primeggiare sulle altre. Cioè, secondo me loro non volevano né superare Sony né superare la Microsoft. Loro hanno, dalla Wii in poi, hanno sempre fatto macchine che tutto sommato fanno girare i loro titoli, principalmente, quindi i soliti Mario, i soliti, perché Mm? poi se li tramandiamo sti Mario, perché Ah, insomma, certo, sono ma no, tra Mario, Zelda, Metroid, Yoshi, Zelda. c'è E tutto. comunque l'ultimo Zelda, devo dire, sulla Switch è tanta roba. Sì, sì, Tears of the Kingdom, È un dici, sì. hardware molto piccolo, cioè alla fine non è un hardware che vuole fare chissà cosa, ma è decente, ma soprattutto la Nintendo a tutti quelli che volevano fare dei revival ha aperto le porte. Quindi l'aveva già fatto anche con le altre, però con la Nintendo, con la Switch, di più di tutte, ora ve l'ho detto tante volte, c'è quello della Taito Laserdisc, è uno dei Sì, tanti, ma c'è Capcom, c'è la Taito Museum, ce n'è un ce n'è botto tante, ce n'è tante. di roba. Poi molti remake, e la Switch sta lavorando su quello. Loro lavorano su quella cosa lì. Certo. E secondo me non avrebbe neanche la possibilità di stare contro la PlayStation 5. No, no, ma non è Non quello. ci provano nemmeno. È che secondo me, avendo così tanti anni ormai sulle spalle ed essendo così indietro nello hardware, secondo me costa ancora troppo come macchina. Ecco, solo quello. È che loro hanno sempre tirato la macchina fino all'ultimo con il Certo. prezzo più o meno alto. Poi dopo faranno la Switch 2, ci sarà quel periodo in cui c'è la 1 e la 2 insieme e la 1 bram, andrà giù, però non hanno mai voluto fare come la Sony che ha tenuto magari la vecchia generazione ancora in produzione Mm, per un po', poi però c'era già la nuova, si fa ancora, loro la fanno morire al momento che esce la macchina nuova. certo, certo. L'hanno No, sempre però, fatto. però abbiamo detto, cioè, prende una fetta di mercato che è il retro, che le altre, come hai detto te, ci hanno provato su Steam così, però sia Sega che altri, però a 2, 3, 4, 5 euro, ma nessuno li comprava, insomma. Questo è il problema principale, che tanti si lamentano dei giochi che non li trovano fuori. Poi io vado a vedere dentro Steam o altro, sì, va bene, dentro Steam o altro e li trovo io dei titoli Sì, interessanti del passato lì dentro. Poi vanno visti e tutto il resto, però diciamo che non sono niente male. Come ti ho detto, Knights non è male, anzi, se uno lo vuol prendere è veramente fatto bene. Io sì, ci ho giocato ora, è che certo. l'ho preso più che altro perché era gratis, ok? E ce l'ho di là, no, non è che avevo bisogno di comprarlo, però dopo proviamo. E ho messo il Saturn acceso con quello e su PC, Certo. insomma, voglio dire, la velocità è quella, i colori mi sembrano quelli, poi sai, non è facile fare, perché io ho due monitor, ok? Qui c'ho un Sì. CRT piccolino e qui c'ho il Mhm. mio LCD. Non è proprio semplicissimo vederli su tutte e due e giocarsi in contemporanea, però Vabbè, mi sembravano abbastanza similari. certo. Così Bass Fishing uguale, però non li compra la gente. No, La no, gente no, non li sono compra. d'accordo. Cioè io quando ne parlo la gente mi dice, ah ma davvero c'è strano, per esempio c'era Flashback, Mhm. ok, Sì, da quello Atari, sì.
che avevano fatto dei bei titolini e la gente non lo sapeva. Cioè, per esempio, hanno rifatto il muro, hanno rifatto Missile Command più carino. Io ce l'ho sull'iPad, mi diverto come un bambino col ditino. Invece di pigiare i 3 pulsanti, vai col ditino ed è un fottuto casino riuscire a finirlo il gioco. È veramente bello. Cioè, l'hanno anche migliorato come titolo, quindi è divertente. Tra l'altro pagato 2 euro. Sì, Ma è costato 2 euro, cioè non è che mi è costato. no, Però no. quando ne vado a parlare sui video, no, ma non lo sapevo. Boia, è lì da 5 anni, Sì, sì, sì. capito? Cioè, No, è ti vero. dispiace, vedi? È vero. Comunque Igor, se riesci a guardare la live, ho messo il gioco adesso. Siamo su World of the Monsters alla PlayStation 2. Che volevo fartelo vedere com'è. Con questo gioco strampalato. Andiamo a vedere. Secondo me è un gioco che ti può piacere tanto. Intanto se guardiamo un po' anche la chat, ragazzi, se avete domande adesso potete anche farle. Se vogliamo parlare di questo, ancora di questo argomento oppure no. Se no, commentiamo questo gioco che secondo me Igor con questo qui, soprattutto in due, la cosa allora, questo gioco No, vabbè. Sembra un mostro verde sto. è un alieno, un alieno. Ah, beh, giusto. Questo Cosmo praticamente. Come si sì, chiama? Kineclops si chiama. Sì, la Switch con i suoi giochi fa miracoli, con i multi sembra peggio nella PlayStation 3. Sì, ma è ovvio, non hanno mai voluto fare un hardware dannatamente bello, diciamocela così. Cioè, alla fine si basa, ora lo dico male, ma insomma, è l'hardware di un coso, Un non tablet? voglio sì, ecco, ma su tablet mi piace di più perché io stavo andando anche peggio. Ah, Quindi, ah del router. ecco, Di appunto. un non router, volevo di un dire- router volevi dire, sì. No, finì che mi arrivano e mi picchiano. No, no, quello no. Ah, Madonna. Come... No, questo qua... Stai cercando di sopravvivere o mi Sì, sbaglio? no, no, mi sta massacrando. Questo qua da giocare... Pong. Questo qua da giocare in due... Da chiamare un amico a casa e giocare insieme, ti diverti, ma passi le sere proprio, cioè. Adesso mi ha ucciso, mi ha devastato. Ci sono un sacco Sì, di... lo sai che sei in ritardo. Allora, qua la sta emulando, per comodità, però potrei anche catturarla dalla 2, ma adesso se no mi tocca mettere in piedi tutto. No, volevo farti vedere i personaggi che ci sono, perché magari tu conosci più di me questi... I mostri, diciamo, che ci sono. È in ritardo, te lo ricordo, eh? Sì, sì, lo so, infatti aspetta un attimo. No, a livello tecnologico la Switch ha finito le cartucce. Sì. No, non c'ho più cartucce, tant'è che hanno già dato la seconda. Toghera. E che roba è Toghera? Sì. Cioè, Ultra V. Vabbè, ma sono, ho capito, hanno fatto così. Sono i vari mostri del film Serie B che facevano Esatto, vari... esatto. Ah, diciamo che come gioco poi assomiglia molto a King of the Monsters per Neo Geo, ma in 3D, praticamente. Sì, sì, Alla fine. l'idea è quella. L'idea è quella lì, però è veramente... Ed è solo per PlayStation 2, non l'ha mai più rifatto. Ah, qua mi ha lanciato un camion del carburante e sono volato via. Vado vedi la formica per caso? La mantide, sì sì. No, poi ho preso No, anche non è fuoco. quella è una formica. Ah sì, sì, perché ho cambiato... Io Ho cambiato... Allora, era una mantide, ci ho cambiato la skin. Perché puoi anche Eh. cambiare la skin. Adesso è una formica, sì 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 sì. Ma dai, è è un via di mezzo fra una formica e una mantide, povera bestia. Sì sì sì. Mamma mia. Ma sei sempre contro King Kong? Sì, perché è a livelli, adesso qui non ho il gioco completo, ci sono tutte mappe diverse, questa è la prima città. Poi dopo ci sono nemici diversi, ci sono anche i boss. Senti, la smetti di fare il tappeto perché ti sta spolverando come un tappeto. Sì, sì. Adesso gli ho lanciato il camion. Ovviamente puoi prendere gli oggetti. Aspetta, devo prendere questo. Puoi distruggere tutti gli edifici. Vieni qua. Visto il cambio l'ho visto partire adesso, non te lo volevo dire io. Che cosa hai visto? C'è un po' di ritardo. Lo so. Lo sai, No. te tu dici un camion, io vedo che te ti smazzoli il muro, poi a un certo punto lanci un camion. Mezz'ora Ah, dopo. gli ho fatto la bomba di tossicità. C'è qualche altro commento? Magari se mi scappa qualcosa leggimi di te per favore, perché sono un po' impegnato a sopravvivere. Prima
prima... se vedo scrivere qualcosa te lo dico. Esatto, sì, perché prima ho provato a leggere, ma se mi distraggo vedo che mi ammazza Allora, subito. Quindi... vedo un commento. La Nintendo interessa soltanto guadagnare e fare profitto. Sì, perché gli altri invece sono frate bene fratelli. no, invece Allora, anche gli altri. Sega, Microsoft, Sony, sono tutte società per azioni. Certo. Io non so perché c'è quest'idea che Nintendo è quella cattiva e vuol fare per forza profitto. Semplicemente è quella più, diciamo, rompiscatole sotto punto di vista copyright e quant'altro, anche perché le denunce e quant'altro arrivano soldi, ma non vi credete che la Sega non fa denunce? Le ha fatte. La Microsoft non faccia denunce? Le ha fatte. Cioè, tutte le società, se gli viene fatto un torto, chiamiamolo così, Sì. sotto punto della copyright, stanno zitti, non stanno zitti. Dipende poi anche chi lo fa e chi non lo fa. Ora la Nintendo rompe le scatole a tutti, ok, però non è che è frate bene fratelli gli altri. No, ma Quindi probabilmente dicono questa cosa Nintendo, perché è l'unica che mantiene i prezzi alti su tutto. va Probabilmente. bene, siamo d'accordo. Mantieni i prezzi alti, a parte che non mi risulta che Sony ti regali la sua PlayStation 5 No, ultima, no, ma mi sembra loro di no. dicono anche le robe della generazione prima. Cioè, la Play 4 poi cala di prezzo. Anche invece la Nintendo non cala quasi mai niente. No, la Capito? Nintendo li toglie di mezzo. Ah, La beh. Nintendo ti toglie. Sì. La Nintendo ti piglia e ti toglie la vecchia macchina. Perché quando ci sarà la Switch, ma questo l'ha fatto con tutti, quando ci sarà la Switch 2, ci sarà perché devono finire la cosa. Cioè, del scorte nel magazzino, ma non le Certo. produce già più. Esce fuori la Switch 2, fine Switch 1. Sì, 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 sì. Poi io non è che la voglio difendere per forza. No, no. È ovvio che ci pesta sopra parecchio di più rispetto alle altre, è più, diciamo, presente ed è più, diciamo, sistematica nel cercare di fare guadagni, ma le altre non è che sono stinchi di sangue. No, ma come hai detto te, per il tipo di target che lei ha del fatto di tenere la roba retro, giustamente è quella che rompe più le balle sull'emulazione e quant'altro, perché per quel motivo lì, insomma. Sì, questo siamo d'accordo. Però mi dà fastidio, l'ho trafitto. Ho già detto varie volte che mi dispiace, come hai detto anche te, che non ci sia un servizio a pagamento con tutte le cose fatto bene, perché molte cose mancano e È quindi... una cosa che io non riesco a capire ed è una cosa che mi fa anche arrabbiare. Tipo... Sony, Microsoft, tutta questa gente che ha le licenze in casa potrebbero tranquillamente fare davvero. Sega lo sta facendo con molti titoli, quei titoli che gli sono rimasti tra l'altro, e non tutti. Potrebbe farlo tranquillamente come fa Sega con Steam, mettere disponibile molti titoli, perché no, a cifre anche abbastanza buone. Capito? È una cosa che non riesco a capire, non lo fa solo la Nintendo, non lo fa proprio nessuno. No, no, A parte no. Sega, ed è un peccato. Sì, poi mi Per dà... esempio, la Sony si è comprato Qbert, ok? Non so se Sì. lo sapevi, Qbert è della Sony. Ah no, non lo sapevo Ok. che era della Sony. Non lo sapevo. Qbert, io voglio giocare a Qbert. Bene, c'è un gioco, mi sembra anche free, da scaricare sul cellulare. Voglio giocare al Qbert originale col cavolo. Non c'è verso. Ah no? Non c'è verso, no. No, perché loro ti fanno il Qbert, che è un Qbert, che è un remake, anche carino, con troppa pubblicità tra l'altro, e se voglio giocare a quello originale ce l'hanno loro e non c'è verso d'averlo. O meglio, l'unico è con la ROM Sì. via traverse. Sì, Ed sì, è un sì. peccato, perché Qbert è un gran gioco. È tipo Pac-Man, come Certo. ci giochi, Certo. tranquillo, 2 o 3 partite ce le fai sempre. Capito? Cioè, Sì, sì, è sì, un sì, peccato. No, no, è vero. E È vero. altre. Poi No, ci sono le altre società che non hanno hardware, ma per esempio la Konami, che ha un botto di giochi, la Namco, che ha un botto di giochi. Si vedono fuori pochi titoli anche loro di vecchia cosa, quindi non mi sembra che anche gli altri stiano facendo molto. Invece ci sarebbe, secondo me, molto business, sì, perché tu metti le chip giuste e a quel punto puoi rompere le balle, sì, perché esatto. c'è il mio, invece no, non lo fanno. Questo tutti, ed è una cosa che mi fa arrabbiare. Sì, poi la Nintendo, come hanno detto l'altra volta, l'ho fatto fuori. Con la Switch, il servizio Switch Online, c'è molte meno giochi rispetto a quanti ne aveva sulla Wii U o sulla Wii. Io
Sulla Wii sono riuscito a rimettere sui Hosi. Ah, L'ho fatto prima. i WiiWare? Sì, sono riuscito a tirarlo su. Sì, ho visto che c'era una modifica. No, un server dove puoi recuperarli. Non mi ricordo. Una roba Li ho del genere. recuperati, ho recuperato Ghost in Goblin, ho Ah, bene, recuperato bene. alcuni titoli. A parte che te li mette tutti come singolo, però era tanto per provare, ho visto se si può fare. Certo, se non fosse appunto per gli utenti che hanno fatto dei backup Esatto. della loro roba, Esatto. Quello è il tranquillo che problema. Cioè, Nintendo. bisogna sempre che ci sia quell'hacker di turno che riesce a darti modo di fare backup e Questo anche conservarti. per le altre ditte purtroppo, molte altre Sì, lo so. volte stessa zuppa, cioè È vero, è vero. non è che anche gli altri, che sta a fare? Anche con quegli altri sia, cioè loro ti fanno i backup e la cosa, non No, no, no. fanno nulla. No, no. Magari ce l'hanno da qualche parte ma non te lo dicono, quindi Sì. anche quella è una cosa che No, mi ho finito l'energia e mi hanno ammazzato. Vabbè. per meno male. Comunque, come vedi, è un gioco carino, secondo me. Cioè, ci sono Sì, tante sì, arene, tante. Cioè, è uno di quei titoli proprio perché uno dice sulla Play 2 c'è tanto schifo. È vero, c'è tanto schifo, però c'è anche della roba molto bella, secondo me. Dai, insomma, non dico. Ma che c'è, coso? The Voice? Sì, c'era The Voice, perché? Dov'è? Su Discord? Dove cavolo è? Mi sembra di aver visto su Discord passare. Aspetta che provo a guardare un Comunque, attimo, vuole entrare? Fammi vedere. comunque, ripeto, non è che io voglio difendere la Nintendo, ma ovviamente non difendo nessuno, però diciamo che quello che fa la Nintendo lo fanno anche gli altri. Cioè, Sega ha Sì, bloccato alcuni progetti, tra l'altro gratuiti, perché magari gli impattava sulle vendite di qualche remake. sì. Poteva anche non rompe le scatole, insomma, a questa No, gente. no, lo so, su quello sì. Quindi non è che non lo fanno. Allora, adesso cambio gioco e ti voglio far vedere Metaslack Sì, 3D siamo sempre io vedo sempre questa formica camaleontica qui. Ti voglio far vedere Metaslug 3D che è uscito soltanto in No, Giappone. vabbè. Questo qua è veramente un Eh, troiaio, eh. Io ho provato a giocarlo, è difficilissimo. Poi, a parte che Metaslug in 3D non è Metaslug. Ecco, è solo in Giappone, nel 2006 è uscito. E hanno fatto bene. si chiama solo Metaslug. Non si chiama Metaslug 3D, si chiama Metaslug. Quindi tu pensa, uno è il gioco Metaslug sulla 2, è questo. Vedi il giochetto SNK Playmore, lo vedi? Il Esatto, giochetto dello esatto. skitter. Lo vedi, no? Adesso, sì. SNK gioca ancora. Sì, Perché che è quella che è arrivata dopo, praticamente. la Playmore è la società che ha riacquistato la Mm. SNK, ma devi sapere che all'interno della Playmore c'era il fondatore dell'SNK. Sì, infatti mi Lui l'ha ricordo. venduta perché era ormai alla frutta, anche lì ne aveva sbagliate qualcuna, Mm. però lui era convinto che un giorno sarebbe ritornato a comprare l'SNK. E lui fece la Playmore proprio per fare quel suo gioco Sì, di parole, SNK Playmore. io mi ricordo che Metaslug 4 c'è scritto SNK Playmore, dal 4 in poi c'è scritto. Adesso Come vedi, ci sono i personaggi in 3D, vedi? Questo è il video iniziale. sembrano delle deforme. Sì, sono super deforme, sì sì. No, vabbè, È bruttissimo, ti voglio solo far vedere un po', io ho provato, ma... A parte che c'è una gestione del 3D orribile, non riesci mai a mirare bene. Però voglio fartelo vedere, perché veramente... sarebbe Marco. Marco! Marco, questa Tarma, adesso lo vedi tra poco. Certo, Tarma si vede. Sì, è un ninja, non è una persona. Tarma. Alias Ninja. Qui c'è Fio. Fio. No, è Eri, scusami. No, non mi Eri. ricordo, le confondo. Eri. Sì. Quale taglio? Il rosso e il blu? Verde, giallo? Ora ovviamente bisogna aspettare l'ultimo minuto. 0,003 bisogna aspettare. Infatti. Ma che filo ha tagliato non ce l'ho fatto vedere. No. Vedi che eri. Sì, è vero, è vero. Ragazzi, per chi non conosce questo titolo vi consiglio di provarlo, ma vi dico no, ha colpito la farfalla. Cattivo, ma ha preso un cencio. vi consiglio di provarlo, però se volete farvi del male, perché è veramente è un esperimento mal riuscito, però ci hanno provato. Ma in realtà ci avevano provato anche sul mobile, se non mi ricordo male, cercare di farlo 3D. Sì.
Allora, questo è proprio 3D, non... Cioè, io quello che ho visto che è uscito da poco è un 2.5D, nel senso che comunque a scorrimento. Questo è proprio 3D, proprio totale. Cioè, è proprio 3D totale, non è 3D la grafica, è proprio anche il gameplay che è in 3D. Che poi è in giapponese, però per fortuna il menu è in inglese, per fortuna, se no non si capirebbe niente. Pratico dei giapponesi. Sì. E pensa che in Giappone quasi nessuno sa parlare l'inglese, perché se non gli serve loro non lo imparano. Esatto. Però per questo Ma sai, ora gioco... ci saranno le generazioni nuove, magari lo imparano, insomma, le Sì. vecchie. Però per sto gioco per fortuna ci hanno messo almeno il menu in inglese, perché altrimenti sarebbe... Che poi bisogna confermare tutto col cerchio, perché in Giappone fanno così, quindi... Vedi, qui ti dice dalla memory card. Sì, ho fatto. L'ho impostato adesso, ok. Boh, allora, ci sono le missioni. Iniziamo con la missione normale. Boh, faccio vedere. Famosa missione Cipoccio. Che casino che è. È bruttissimo, Marco. È bruttissimo. Veramente inguardabile. Good morning, Commander. Sembra fatto l'accetto. Sì. Più che altro è che quando te vuoi trasformare un gioco che è un meraviglioso 2D in un 3D, ecco che la gente non No, lo ma riconosce poi più. probabilmente Slag era un 2D fenomenale, cioè dovevi fare un 3D fenomenale, ma invece sembra proprio plastica, cioè sembra proprio Come lo brutto. fai? È fumettoso. Sì, Cioè, la scelta è giusta, hanno voluto farlo fumettoso, secondo me sì, tanto sbagliato non è. no. È che secondo me non ti piace perché, infatti me lo immaginavo. Perché poi c'è per comandarlo un macello da questi. Cioè guarda che macello è da comandare. Aspetta, che devo capire come si... Ah, così si mira, con R1, mamma mia. Cioè guarda, Ok, devi usare le due leve per muovere la visuale e muoverti. Poi c'ha le granate, devi... Cioè però è una roba che... Dai, non è nemmeno tanto splatter comunque. Un po' di sangue c'è, però... Oh, malaccia. Aspetta, Oh, com'è che che lo si... pigli? Oh, Com'è che si cambiava l'arma con l'heavy machine? Aspetta, io non so, io non mi nel ricordo. mio, quando lo prendo mi dà Evil Machine. Oddio, come si faceva? Aspetta, devo guardare i comandi. Da me? Ah, Lo chiedi a me? come ho fatto? Bravo, come si fa? No. Com'è che ho fatto? Triangolo con... Aspetta, no. Boh. Io premerei triangolo, crocetta, R1, R2 e No, poi ti giuro, c'è sto schiacciando a K. Ecco, boh. Ho messo la machine, non so come ho fatto. Vabbè. Beh, è già qualcosa, vai. Vabbè, poi qua ti si chiude la zona perché devi ammazzare tutti quanti. Ah, pure? Sì. E se si chiude la zona muori? Devi... Cioè, non puoi andare avanti finché non uccidi tutti. Vedi, Giusto? poi si sblocca, vedi. E tutti arrivano, spero, perché sennò... Ok! No, ma poi i boss sono veramente un delirio. Ma è già un delirio Eli normale, figurati gli altri. Poi qua vedi, tu entri nelle case, cioè, vedi, ci sono dei prigionieri, per esempio. Sì, a me mi ha già fatto venire mal di stomaco, non te lo volevo dire, però... Sì, c'ha delle videocamere che fa venire mal di testa. Andiamo avanti. Chissà perché l'hanno fatto solo per il Giappone. Ah, questa cosa... Non lo so, è uscito nel 2006, si chiama Metaslug e basta. Però è conosciuto sul web come Metaslug 3D, altrimenti non capisci a cosa ti sta riferendo, perché si chiama Metaslug. Cioè, poteva dargli anche un nome diverso. Che galleggiano tutti i giorni. Un paio, I piranha, guarda, i piranha come nel 3 che vengono fuori. sì, perché te l'ho detto, no, per fare cioè come tu fai un 3D reale non lo puoi fare, ti tocca fare No, per forza. no, infatti. Perché lo stile era quello, fumettoso, comico. Sì, non c'era altro modo. Non vedo altro Cioè, e poi il metodo. bello che il target dell'arma ti cambia continuamente, ti viene il mal di testa, perché... E a me già mi fai venire mal di testa, non gioco nemmeno, figurati. Ok. Adesso c'è il boss, voglio farti vedere almeno il primo boss, perché... Oh, Nessuno sta più scrivendo perché sono tutti rimasti senza parole. sono rimasti? C'è gente? Sono 9 persone. Sono tutti qua a guardare, ma nessuno sta parlando. Ecco, questo è il primo boss.
secondo me c'è poco da dover dire in questa cosa, cioè... Che tu vuoi dire? Guarda il carro armato com'è, guarda il carro armato. Quello... Ah no, non è un carro armato, questo è un furgoncino. Ah, bellino! L'hai Bellino visto? però L'hai il carro. visto? È bellino, eh? Poi in realtà sembra un coso, sembra nemmeno un carro armato tedesco, sembra un... A me sembra un giocattolo. No, aspetta, no, il Patton. Lo Sherman, sembra uno Ah, lo Sherman. Sherman. Sembra un carro armato americano, neanche tedesco. Mamma mia che Infatti gioco. anche i soldati li hanno modificati, non sono più molto tedeschi, sono molto americaneggianti. Sì. I caschi sono l'elemento diverso. Oh, prima missione vinta. Vabbè, siamo giù. Prima missione vinta. No, io quando l'ho scoperto 10 anni fa quel gioco qua. Subito l'ho straicitato, wow. E poi l'hai messo via. Sì, l'ho messo via. Sì. Assolutamente. Ti faccio vedere un altro livello, ma poi ti dico, Sì, ti viene il vomito. Cioè, ti viene veramente il vomito, eh. Cioè, te l'ho detto, no, non mi sembra... Ci sono remake meglio. Sì. Sono cose che non si vedono tutti i giorni. Qui puoi premere ok oppure premi ok. Sì, esatto. Nella prossima missione che non mi ricordo qual è. Io sono arrivato tipo a metà, poi l'ho mollato perché... A parte che è difficilissimo. È difficilissimo perché hai pochissime munizioni. Ci sono dei boss che la visuale ti continua a cambiare da una parte all'altra perché hanno più punti d'attacco. Ecco, oddio. Qui c'è lo slag. Lo slag è ingovernabile qua. È ingovernabile. Slag che... Ah, è carro armato. Mamma mia. Aspetta che non riesco neanche a entrare. Come si fa a entrare? Sto saltando dentro ma non mi entra. No, sta diventando trasparente. Che poi è bello, quando si passa attraverso diventa trasparente. Come si fa a entrare? Forse devi pigiare due pulsanti. Devo capire quali. Aspetta, non mi ricordo. Mi sembra male. Mamma mia, non boh. No, ma bello, mi piace. Come si fa a entrare? A me lo chiedi, che ne so io. Non mi ricordo. Dovrei andare nel menu e guardare i tasti, ma... A parte che non me li ricordo perché sono tutti incasinati. No, non ce la faccio. Sì, non è terribile, è di più di terribile. Cioè, io... No, ma poi il bello è che se lo usi sto carro armato non riesci a governarlo. E allora non lo usiamo, andiamo avanti. Se te c'hai la 2 con l'hard disk, prova a metterlo, prova a giocarci, provaci. No, io non ci provo. Se vuoi farti del male ci provi, poi dopo vedrai che è come dico io. Vabbè, lo lascio lì lo slag, mi sono rotto le balle. Oh, bravo, perché non sei l'unico, io te lo dico. È terribile questo gioco, ha detto Moshe. Non lo Certo conosco. è terribile. È veramente terribile, sì. Moshe mi sembra che mi seguiva a me nel mio canale, mi sembra, no? Non me lo ricordo. Ah, comunque il coltello si usa col triangolo. Oh, il triangolo, grazie. Ora che lo so, molto meglio. Sì, Moshe secondo me ti seguirà sul tuo, se mi ricordo. C'è l'elicottero in alto, adesso qui da mirare è un casino, perché devi andare indietro. Guarda, tranquillo. Guarda, non riesci neanche a mirarlo. Guarda la telecamera come va in alto. Aspetta, È terribile. Terribile. Dov'è? Boh. Perché poi ti prende l'oggetto più vicino. Quindi finché non ammazzi l'oggetto più vicino non ti cambia il target. Scusami, non puoi andare un pochino più lontano in modo tale che così... Sì, puoi. Puoi cambiare gioco, visto che questo mi sembra abbastanza... Cambiamo, andiamo sulla PSP che ti voglio far vedere qualcosa di degno, cioè Ultimate Ghosts and Goblins, che secondo me ti piacerà molto di più. Ah, Ultimate, sì, lo conosco Ghost and Goblin Ultimate. Ah, ok, proviamo. Molto difficile anche sto qua, Il problema è che non ho una PSP per giocarci. Puoi emularlo. Come sto facendo Sì, io so. adesso. No, ma PSP te la regalo io, tranquillo. Mancava anche questo. No. Ah, aspetta. C'è il volume alto, devo abbassarlo dall'emulatore, altrimenti non ci siamo. Io non lo sento nemmeno. Perché non ti è ancora arrivato. Volume globale, mettiamolo. Volume globale. Abbassiamo il volume globale. Ok. Alziamo beh, forza, era 10. Era il massimo.
Forse adesso, ecco, adesso è Perché troppo ti adesso però è sfondi troppo basso, perché quello della 2 sì. andava messo bassissimo, qui invece è un po' più, mettiamo 5, 4, to. Ecco. Guarda, faccio il giovane io, vai. Esatto. Fai il giovane. Questo vi piacerà, cioè, lo conoscete immagino questo gioco, dai. Non vedo neanche cosa stai facendo. Adesso lo vedi, adesso lo vedi. Allora, mi ricordo un attimo riguardo i tasti. L usa scudo, R usa magia. Asta, potere magico, salto, attacco. Ok, va bene. Predefinito. Ok. Questo è difficile. Lo so. Perché poi anche l'altro non è che sia tanto più semplice. No. Però meno male che ormai gira tutto bene su computer, queste macchine girano bene. Perché... Insomma, ci sono computer ormai che sono abbastanza poi potentelli. puoi aumentare la risoluzione interna, infatti si vede molto bene con le anti-aliasing. Questo qua è tipo un 2.5D, viene chiamato così. Cioè, è a scorrimento, però i modelli sono a 3D. Troppo bellino. Sì, è molto... Questo è riuscito a mantenere lo spirito del gioco dall'altra parte, però cambiandogli la grafica, non è male. Questo non è male, infatti. Come hanno fatto anche su Mega Man per la PSP. È molto simile ai vecchi Mega Man, però è sempre con quel tipo di grafica. Come hanno fatto anche per Hammer in Harry, sai quello arcade del bambino col martelletto, quello... Sì, il bambino al martelletto, sì, che poi non è proprio un bambino, ma va bene. Beh, sì, non è un bambino, ok. Però anche quello lì c'è in 3D per PSP ed è sempre fatto così. È molto bello. Infatti, sì, ma infatti la PSP c'ha delle cose molto belle. Adesso qui faccio... Peccato che anche questa l'hanno fermata subito. Cioè subito, insomma, l'hanno fermata. Adesso qua mi devo un attimo abituare ai comandi perché... Mi piacciono gli occhietti. In che senso l'hanno fermata? Cioè che non è durata tanto? Non è durata tanto. Beh, rispetto al DS... Deve andare avanti ancora. Sì, rispetto al DS è durata poco, sì. Sì, parlo rispetto al DS. Allora... Eccoci. Cos'era? Cioè, avevi preso l'armatura ora e hai perso l'armatura. Bravo. Non sono sei molto bravo. veramente Non bravo. sono molto... va, sono stato una cavalletta. Sono volato giù. Mi ha trasformato in una cavalletta lo stregone. Ah, sì. Ma te l'ho già detto, ti vedo in ritardo. Vabbè, dopo... sì. C'è un po' di delay. Allora, qui c'ho le pietre Poi infuocate. la pubblicità ogni tanto, giustamente. Quelle padelle, i cosi, le cose. Qua bisogna stare attentissimi perché ci sono i nemici a terra, le mani, che devi beccare prima che atterri, perché sennò... Sony e Microsoft, secondo me, devono entrare nel mondo ibrido portatile. Per forza. Perché se loro continuano a fare hardware specifico, che poi in realtà sono per il momento ancora, diciamo, c'è una bella differenza tra il mondo PC e quello, però continuano ad attingere sempre da quel mondo lì, bene o male. Secondo me loro devono fare dell'ibrido portatile. Secondo me sarebbe l'ottimale. Dopo la Switch è difficile non poter far così, nel senso, ormai la gente si aspetta quello. Che poi la Switch è stata la prima ibrida. Cioè, era già un po' la Wii U in realtà, però non era propriamente portatile perché non potevi andare fuori. Non era propriamente portatile, perché se ti allontanavi troppo dalla base smetteva di funzionare. Secondo me loro hanno visto quanto la Nintendo ha potuto, con un hardware tutto sommato abbastanza basso, si diventa una donnina, abbastanza basso, fare buone cifre. Secondo me loro dovrebbero fare una macchina ibrida in quella maniera, quindi sia che sia console sia portatile, e fare una macchina invece un po' più potente. Secondo me loro ce l'hanno le carte da gioco, giusto? Ma secondo me ci devono entrare. Poi sì. Si parla sempre del secondo me, purtroppo. Che poi... Ma guarda, Moshe è d'accordo. Ma perché diventi una donnina grazzoccella? Da noi a Parma, sai come si chiama questa qua? È quella che sta in cucina. Si dice la resdora. In dialetto. Sono diventato una resdora. La donna... è una donna di mezza età che sta in cucinare in cucina. La donna di mezza età. No, comunque la Wii U lo sai, no, che ci sono due versioni.
Sì, c'è anche la portatile. No, della Wii U dico. Ah, della Wii U? No, non sapevo c'era due versioni. Cioè, Che c'è due quella versioni? bianca e quella nera. Quella nera Ah, ha sì. una portata molto più ampia, il Ce l'ho tablet. io quella nera, però per quanto portata più ampia tu possa avere, comunque sei Ah, sì, sì. confinato, Certo. cioè non è che tu puoi andare fuori, oh che bello, giochiamo. No, però insomma, la cosa che volevo dire è che molti si dimenticano che non si ricordano neanche che la Wii U sia esistita, pensano che la Switch sia arrivata dal nulla, in realtà è un'evoluzione della Wii U, si può dire. Sì, Praticamente. quello che è stato stupido secondo me di Nintendo è chiamare quella macchina Wii U, sì. Sì, col Wii nome. U, Sì, sì, certo, certo. perché ok, Ma ci quanta girano vita anche i c'ha? giochi della Switch, ma sì, buonanotte, della Wii, ma ci girano tra l'altro in emulazione. Ed è la Wii U è stata in realtà una macchina molto più potente, poteva fare molte più cose, invece poi l'hanno ammazzata lì. Sì. Sono ricominciato, maledetto. Devo cercare di giocare meglio. Sì, è stata necessaria per incominciare a introdurre appunto la Switch, Eh sì, l'idea della Switch. eh sì. Ma la Nintendo, purtroppo, per quanto gli si possa voler male, di errori non ne fa tantissimi, ne fa, ma non tantissimi. Quindi, No, mh, è vero, è vero. oppure se fa un errore, addirittura li recupera. L'errore più grosso, cioè la macchina che non gli è andata, che è il GameCube, Ah, sì. hanno preso l'hardware, l'hanno un pochino migliorato, l'hanno filato dentro alla Wii, hanno preso i cose, come si chiamano, i pad speciali e Sì, quant'altro, i Wiimote, sì. e Wiimote. Hanno Sì, fatto ma, successo. sì, ma infatti è stato geniale. Li hanno riciclato una roba, nessuno se n'è accorto e ha venduto un botto di più di quanto ha fatto il GameCube. Usando la stessa Sai quando se roba, ne sono cioè. accorti? Se ne sono accorti quando c'era l'emulatore il Dolphin. Delphin. Dolphin. Dolphin, e lì si sono accorti che erano... Dice, come mai riesco a simulare sia l'uno e l'altro? Chissà perché. Sì, sì. È vero. Però ecco, le due macchine sono imparentate proprio come hardware, strettamente, cosa che non è così imparentata fra la Wii U e la GameCube e Wii. Sì, è vero. Non sono molto imparentate. No, no. Ho preso l'armatura samurai, bellissima. Adesso Bello, sto giocando molto meglio adesso di prima, quindi. meno male, eh. Sì, ma quel boss qua, quanta vita c'ha quel demone qua? L'ho tirato un fracasso di colpi, non muore mai. Questo qua. Sì, la Nintendo deve fare alcuni errori, ma qui d'altra parte deve saggiare alcune cose. Hanno sempre Aia. provato delle cose, magari non sono andate lì per lì. Per esempio, facciamo un esempio molto stupido. Su Nintendo Famicom esiste il 3D, gli occhialini 3D. Sì, Da noi manco si sapeva che esistessero, ci hanno dato quegli affari con rosso e nero. Eppure c'erano gli occhialini 3D. È una tecnologia ancora troppo nuova e non ha avuto un gran successo. Sul Famicom esisteva anche un controller che era un punching ball e sono controller un po' strani, cioè tu devi tirare cazzotti a questo pallone e in realtà tiri cazzotti al bozzer che è nella cosa, che è nello schermo. Quindi, eppure non ha avuto un gran successo. Quindi loro hanno potuto fare alcuni esperimenti, qualcosa è andato bene, qualcos'altro non è andato bene, però non è che loro se la dimenticano, cioè ne fanno tesoro e poi dopo magari la ritirano fuori anni dopo. sì, sì. Non è un problema, capito? Ho preso gli stivali per fare il doppio salto. Ho battuto il boss. No, beh, questo gioco qua è bellissimo. Ah, sì, beh, è ovvio, Sony e Microsoft hanno l'esempio della Nintendo. Se fossero intelligenti, devono ovviamente vedere i vari errori che ha fatto la Nintendo e non farli subito, cioè entrare in questo mercato e non farli. Certo. Però sai com'è. Comunque volevo dire che su PSP molto bello anche. C'è Castlevania, quello anche lì che è Round of Blood e Symphony of the Night. Quella compilation, come si chiama? Quelli non li ho mai visti. E quelli lì sono bellissimi. Non ce li ho adesso pronti, ma sono veramente belli. Ti mando Io sono poi. più sull'hard, tu lo sai, che non sui giochi. Sì, ti mando poi sia la Una pagina. bomba online. Dopo ti mando, sì. Così vedi. Perché praticamente contiene. È una specie di remake di Round of Blood del Mm. PC Engine CD, dovrebbe essere. Sì, ho capito. Però è sempre in 2.5D. E poi quando finisci quello sblocchi Symphony of the Night originale.
Lo contiene come segreto, diciamo. Lo sto facendo, come sto... vai la schermata salva. Ah, scusa, sì. Che PSP salva così. No, adesso no. Bello Dice lungo. che sono quelli dell'Advanced. No, non sono quelli dell'Advance. No. Si chiama Dracula X Chronicles. Lo guardate un attimo. Dopo lo faccio. Dopo lo mando a Igor. È un remake di Round of Blood in 2.5D. E poi c'è anche Symphony of the Night che lo sblocchi, lo trovi come oggetto nel gioco e ti permette in emulazione. Perché PSP emula benissimo la PlayStation 1. Questo lo sapevo. Sì, ma infatti la PSP bellissimo. La PSP, la versione 2000-3000 hanno l'uscita video. E se tu ci metti il titolo di PS1 dentro e lo attacchi a un televisore, è come avere una PlayStation 1 proprio. Lo emula anche nella risoluzione nativa. Proprio la risoluzione 240p, la sua. Quelli della 1. Quelli della 1. Quelli della PSP invece vanno alla loro. Un bel bagno nella lava fa sempre bene. Sì, no. E va. Ho sbagliato. No, ho sbagliato. Vabbè, dai. Allora, adesso che ore sono? Dai, fino alle 11 e un quarto ci stiamo. Dopo non voglio far stancare Igor, uno, e poi anch'io ho avuto giornata un po' pesante. Poi dopo le 3 ore e 40 dell'ultima volta cerchiamo di essere un po' più brevi. Adesso siamo un'ora e un quarto. No, secondo me con la PSP ci diverte molto. Sì. Dopo lì, io lì veramente ho da consigliarti l'infinito, ma penso che anche il Gori la conosca, no? Devi andare alla mano. Aspetta. Questo è il mega serpente. Accidenti. Mamma mia. Mamma mia. Molto Dragon Slayer per NES questo pezzo. Il ponte iniziale. Hai ragione. Sembra un po'. È vero. Dirk si chiama il cavaliere, giusto? Sì. Dirk. Ricorda un po'. Allora, che si diceva? No, diceva Moshi, diceva molto Dragon Slayer per NES questo ponte iniziale con la lava. Sì, magari speriamo che non sia difficile, tanto difficile come quello del NES. Perché... No, dicevo che per PSP c'è un sacco di titoli che a te possono piacere, ma io lì te ne posso consigliare tanti, però immagino che anche il Gori la conosca abbastanza, no? Sì, Gori la conosce abbastanza. No, io ci sono veramente... Io ci sono veramente cresciuto, con la PSP. Comunque, capito, questa macchina, secondo me, l'hanno fatta morire troppo presto. Che poi la PSP non è... Cioè, è una console anche lei, propriamente, nel termine. Perché non mi ricordo il processore come... Non me lo ricordo, dovrei andare a vedere, però... Cioè, lo vedi che... Mi ricordo soltanto che ha 333 MHz, quello me lo ricordo. Il resto non mi ricordo niente. Lo so perché quando la modifichi la boosti la CPU e quindi lo so. La boosti? Ah! Cioè, normalmente andrebbe 222, però la fa il CPU, come si dice? L'overclock, esatto, è quello. Che lei la CPU massima, la frequenza massima la usa soltanto con alcuni giochi belli pesi come God of War, dove lì deve usarla al massimo, perché sennò non ce la farebbe. Ovviamente quando la usi ti scarica la batteria più velocemente. Quello è ovvio, però vabbè. Allora, vediamo un po' se la trovo. Ora non mi ricordo se sulla settima, non mi ricordo. È della settima. Settima generazione. Se riesci a leggermi che anch'io non mi ricordo. Allora, ha un dual processor addirittura. Architettura R4000, 32 bit. Processore principale. Ma è una bella macchinetta. Processore matematico. Sì. Che poi quello che te dici è 333. Quindi il folder 222. Esatto. Tra l'altro la versione 2000-3000 hanno 64 MB di RAM, mentre la prima ne ha 32. La prima a 32, si stavo leggendo. Successivo a 64. Più che altro, allora, quando giochi non te ne accorgi molto.
Secondo me ci hanno messo 64 perché c'hanno l'uscita video le altre due, mentre la prima no. Allora gli serviva più RAM. Secondo me per quel motivo lì. Però se tu la modifichi e emuli a roba varia, NES, SNES, te ne accorgi? Perché sul primo modello, io l'ho avuto per anni, il Super Nintendo alcuni giochi scattano, non ce la fa. Invece sul secondi, sul 2000-3000 gira tutto bene. Perché appunto c'ha più RAM e te ne accorgi. Anche se emuli il MAME sopra o il CPS 1, 2, 3, te ne accorgi che c'è quell'altra c'ha più RAM. Infatti gira meglio. Però per il resto quando giochi la PSP non te ne accorgi. Quindi cioè, i titoli della PSP vanno già bene anche a 32. Boh dai, provo adesso, gioco un po' l'ultimo che mi sono tenuto, che è sul Dreamcast, Zero Gunner 2. Zero Gunner 2 che ho avuto il piacere di provarlo sempre lì dalle parti. Sì. Sempre lì dalle parti. Ha venduto 82 milioni. Sì, ma non è che non ha venduto. Allora, è che secondo me poteva andare avanti ancora, senza grossi problemi. Poteva certo, sì. vendere ancora. Invece poi hanno deciso di fermarla lì. Sì. Ecco, perché non mi ha salvato le impostazioni? Arrivo subito, sto impostando. Sì, per me la PSP doveva... Ma vogliamo parlare del disastro di marketing di PS Vita? Mamma mia. PS Vita anche quello brutto, una brutta cosa, perché Mamma mia. PS Vita non era male come macchina. No, era come la PSP, ma 100 volte meglio. Cioè, la PSP già era perfetta. C'aveva soltanto sta cosa del solo analogico e aveva un po' pochi tasti, vabbè, però i giochi erano fatti così. Diciamo che negli sparatutto eri un po' in difficoltà perché avendo un solo analogico, la visuale, la PS Vita era perfetta, soltanto come hardware era molti la ricercano la PS Vita, onestamente. sì, e che costa molto di più della PSP ancora. Adesso la PSP si è alzata di prezzo. Cioè, fino a un annetto fa, 2 la trovavi a 30 euro la PSP, adesso la trovi a 90, non di meno. E la PS Vita invece costava molto di più. Adesso si sono un po' più avvicinate. Me ne sono accorto che si sono avvicinate parecchio. Allora, uscita VGA, perché il bello di questo emulatore è che ti fa mettere anche il tipo di uscita. Come brutto. Vabbè, bram. Che cosa? Che cosa hai visto? Quello è che c'è quello con le cornone ti veniva giù. Ah! Sì. Ma dove? Non ho capito, su che cosa? Ho visto il ritardo, un nemico che veniva addosso. Sì. Allora, mettiamo il Sega Visual Memory Unit, Vibration, poi mettiamo Vulkan per pixel. Beh, adesso lascia... Non ho capito, l'avevo già impostato, non mi ha salvato le impostazioni. Vabbè, ci metto un secondo. Non lo so perché non me l'ha salvato. Ecco, passiamo il volume, mettiamolo al 30 per dire. Beh, sì, speriamo che non sia troppo alto. Però ti vedo parecchio in ritardo perché... No, ma adesso non vedi niente. Ecco, adesso dovresti vedere invece, fra poco. Ecco, sì. Spero che il volume vada bene. Anche questo è giapponese, è uscito solo in Giappone Zero Gunner 2 per Dreamcast. Ok, il volume va bene, si vede anche molto bene, direi. Dai, facciamo ancora 20 minuti per stasera, 20-25 minuti, poi Io sono già stanchino, figurati te. Comunque, no, ma infatti, lo vedi adesso? No, vedo tutto nero io, ma te l'ho detto, è in ritardo, quindi... È parecchio in ritardo. Beh, quando vedi dimmelo che dovresti poter vedere. Tutto nero. Ho tipo messo risoluzione 4 volte superiore all'originale. Ho messo. Ecco, ora lo vedo, un B2 esploso. Sì. Zero Gunner. Sì. Che io anzi, questo qua c'era tra Forte dei Marmi e Marina di Pietrasanta c'è una piccola sala giochi sul mare che ce l'hanno. Io ci faccio sempre la partita. Ce l'hanno ancora? Sì. Loro ci sono sempre messe la giochi. Sì, che gira su Naomi questo qua. Sì. Cioè c'è anche per Naomi, poi l'hanno convertito per Dreamcast, però c'è per Naomi.
Questo qua a me piace Sì, me lo molto. ricordo. A me piace molto questo. Che la grafica un po' strampalata, cioè il movimento devi farci un po' d'abitudine inizialmente. Sì, perché c'hai solo due tasti. Con un tasto ruoti la visuale e con l'altro In spari. fondo è 1942 fatto Sì. un po' più 3D. Sì, esatto. Però è strano perché c'ha due tasti e allora devi tenerlo schiacciato per ruotare, per cambiare. Bellino però. Sì, a me piace molto. Tra l'altro ci ho giocato, ero tipo arrivato secondo nei punteggi là. Infatti, beh, ci avevo messo tipo 5 gettoni, non è che ci ho speso un po'. Però mi aveva preso così tanto che sono stato lì a giocare 40 minuti ci sono stato. Bella là. Questo coso che l'esta, sottospecie di tartaruga gigante. Sì. Mi piacciono molto questi qua. Ma comunque è fatto bene, Sì. bella graficona. Beh, E te adesso hai messo al massimo la grafica Beh, dell'emulazione? 4 volte la risoluzione del Dreamcast ho messo. Poi, così tanto per fare. Sì, tanto la regge non fa una piega. Cioè, non è che un computer c'ha una 2060, è una scheda video di 6 anni fa. Però, guarda che roba. La mia tranquillo non gira. Beh, lo puoi mettere a risoluzione nativa, massimo 2x. Però ti va. Sì, immagino, sì. Guarda che roba. Ma che sparo con l'ottola? No, perché mi sembrava così. No, è aumentata molto, Ho messo VGA, uscita VGA, ho messo, vabbè, il V-Sync e poi ho messo... beh, è molto importante avere la scheda video che supporta le librerie Vulkan perché è quella più ottimizzata. Eccolo, Maz. Ah, beh, ciao. Mi stava scrivendo, Maz. Ma Prende qua non molti mi- elementi del Rai Storm, sì, sì, certo. Diciamo che poi le pietre miliari ovviamente si va a prendere sempre qualcosina. certo, sì. Questo comunque anche qui Guns sta cosa di salire sui due palazzi. Sì, è bellissima, è bellissima. Stavo guardando che c'ho i crediti comunque, anche se per Dreamcast hai i crediti, quindi devo stare un po' attento. Vediamo, dai, finché non muoio. Cerchiamo di andare Stavo avanti. distraendomi, sì. Guarda gli aeroplani radar. Sì. Cioè praticamente sono bersagli perché un aeroplano radar che vuoi faccio? Sì. Sparare non spara davvero. Non mi ricordo, c'è anche... No, c'è solo... Ah, c'ha 3 tasti, non 2. Ah, bene. C'è anche... Visto che ho fatto tipo la super mossa, ho fatto Sì, l'ho visto. l'arma secondaria, Sì. Non mi ricordavo ne Sì, avesse l'ho visto. 3. Ne ha 3, ne ha 3. Carino sto gioco, sempre stato carino sto gioco. Sì. Poi c'è anche l'1, che però è uscito solo per arcade. Non è uscito per... Cioè, non mi ricordo su che scheda. Anzi... Sembra. Allora, questo l'hanno convertito per Dreamcast. Invece l'1 mi sa che è uscito per... Oh, non mi ricordo. STTV? No, non mi ricordo. Sì, mi pare. Secondo me sì. Oh, che è successo? È No, bloccato? ma- Perché non va avanti? Boh, Che è successo? che ne so. Si è buggato. Non va avanti. No, ma Ecco, perché? come si chiama? Perché l'hai messo troppo forte. Il titolo del gioco. Zero Gunner, il primo. Che poi c'ha un altro nome, anche 2 nomi. No, perché? Ma perché si è buggato? Aspetta, proviamo... Perché è un'emulazione. Allora, shutdown, Probabilmente sì. 000 Windows. Oh, io F0. di solito non emulo Eccolo qua, mai. Zero Gun. Era sulla Model 2. Ah, Model 2, è vero, Il sì. primo. È vero. Model 2A CRX. Il primo Zero Gun. Cioè era su una specie di mostro Aniba. Sì. Una roba... Che il 2, anche lui primo e il primo è Model anche lui 2. in 3D, esatto, sì. Ah, Sì, ecco, sì, sì. all'inizio non l'ho Poi mica hanno visto. fatto, Puoi mettere hanno arcade. fatto Dimmi. la versione 2 Mhm. che però è su Sega Naomi. Ed è anche su Dreamcast, convertito. Certo, beh, insomma, non è abbastanza semplice poi portarlo, cioè abbastanza semplice. Cioè, in realtà l'ha abbastanza portato semplice. su molte altre cose, mi sa. Ho visto anche per mobile, cioè. Sì, Comunque, sì, c'è un po' da tutte le parti. l'ho riavviato perché all'inizio non ho mica visto, ti fa scegliere il livello di difficoltà. Io mi avevo scelto normale. Però arcade sarebbe 5. Certo. Adesso lo metto 5. Boh, voglio vedere se si blocca ancora Certo. lì.
Vedere se si blocca ancora lì. Proviamo ancora. No, no, ma non ti preoccupare, va bene così, va bene così. Se si blocca lì è l'emulatore. Di solito non emulo mai sta roba, uso l'hardware, però stasera non avevo voglia di attaccare lo scaler. Volevo emulare, volevo usare un po' il computer stasera, via. Perché se no non lo sfrutto mai sto computer qua. Perché giochi per PC nuovi non ci gioco. Almeno lo uso per emulare, però c'ho tutto originale. E loro non emulo mai niente. L'unica cosa che emulo è una cosa che non si può dire perché è ancora attuale, meglio non dirlo. Ah, sì, la piccola. La trabiccola lì. Quella lì la emulo perché sì, via. Non diciamolo perché sennò... Se no ti succede come quando nella live di Dragon Slayer che ti buttano giù la live, se lo dico. Guarda che ci ho avuto, per esempio, quando feci vedere Cliffhanger in diretta me lo bloccarono, mi bloccarono esatto. la diretta, mi staccarono la diretta. Esatto. No, dicevi il problema di quella macchinetta lì? Che? E riprese quando l'ho spento il gioco. Esatto. Il problema della macchinetta lì è questo, cioè nel senso che ancora, come si diceva prima, costi troppo elevati e non... Ciao Maz, grazie. Tra 6 ore mi sveglio, ti credo, anch'io, fare onestamente, bisogna che vada a dormire anch'io. Allora, 10 minuti. Presto. Allora, qua rifacciamo quella battaglia qua che è bellissima, tra due grattacieli. Adesso ho scelto un altro veicolo, infatti guarda che effetti di luce, ma è bellissimo, è bellissimo. Che questo gioco poi è del 99, se non sbaglio, 2000, giù di lì. Forse anche... No, non mi ricordo. Sul coso è uscito nel 2001. Ah, su Dreamcast. Su Sega Naomi. Ah, su Naomi. Allora su Quindi Dreamcast dopo. Sì, nel 2001-2002. Allora, adesso voglio vedere se si blocca ancora qua. Se si blocca ancora, interrompiamo la live e basta. ma c'era sto treno prima? No. Quale? Non era sto qua il livello, è cambiato il secondo. No, io sto vedendo ancora il primo. No, è diverso. Prima era un altro livello. Si vede che sono casuali. Oppure vanno in base appunto al sistema di arcade. Oppure no. Esatto, sì, forse per quello. Sì. Sì. Perché differenza ci sarà, per forza, sì, sì. Come un po' il Neo Geo MVS AS che cambia un po' qualcosa. Sì, qualcosa, sì. Il programma è lo stesso, però se lui trova il BIOS dell'MVS si abilita qualcosa, se AS si abilita, si abilita altri. Comunque se dovessi voler emulare qualcosa sul computer, se vuoi una mano ti posso un po' aiutare con le impostazioni quando vuoi. Se ti piace emulare, perché io so che anche te preferisci il CRT. Però dai, è comodo delle volte, perché vedi la grafica... Seria, non sto dicendo, non ho mai detto che non è comodo. No, lo so. E alcuni emulatori lo tirai su, anche per curiosità, vedere come girano. Mi sono messo per esempio a tirare giù di nuovo la Model 3. Hanno detto che era migliorato un po'. Ha detto va bene. Io adesso mi devo mettere seriamente su Daphne e Singe perché li conosco poco e voglio imparare perché voglio giocare un po' di... C'è quell'altro, c'è il Singe e c'è quell'altro... Hyperius. Qual è il migliore secondo te? Il Singe è rimasto... Il Daphne è rimasto indietro da più di 10 anni, quindi lui poverino è rimasto indietro. Il Singe 2 non usa le ROM, quindi non puoi, cioè tutti i giochi sono ricostruiti. Se non mi ricordo male, l'Orpheus forse mi sembra che usi le ROM, non sono sicuro. Se usa le ROM, quindi il gioco è migliorato. Però... Adesso me lo devo studiare perché so poco, mi devo mettere lì. Perché io anche quello non lo uso praticamente mai. No, ma ci credo, te c'hai tutto a casa, ci credo. Anch'io non lo uso. No, è che alcuni giochi non... Vabbè, Cube Quest è molto ben emulato sul MAME. E il gioco lì sopra. Il Firefox è qua dietro. Sì. Quindi insomma... No, era questo il livello che prima si era bloccato. Questo qua. Vediamo. Questo qua. Oh, si è bloccato ancora. No, aspetta, ancora no. non è ancora detta l'ultima. Io vedo che spari e stai tirando giù un monte di gente.
No, adesso sta ancora andando, Ma sta ancora andando. Se si blocca probabilmente è emulazione, oppure la ROM, oppure... cioè la ISO, non lo so. Oh, O il BIOS che magari... non lo so. penso più all'emulazione che alla ISO. Io sto usando il Flycast perché c'è un sito, non so se lo conoscete, lo dico un po' a tutti, che si chiama Emulation Wiki, che spiega per ogni sistema quali... Ecco, si è bloccato. Ma niente, si blocca qua. Si blocca sempre qua. Niente. Allora, Niente, allora mi sa che è ora di andare a letto. vabbè, insomma. Cos'era che se no, aspetta, che volevo... Ah, guarda, facciamo una cosa, se aspetti 2 minuti, recupero velocissimamente quello di Castlevania, che volevo fartelo vedere, e poi chiudiamo la diretta. Vabbè. Intanto se sono domande, se no continuiamo a parlare... Come si fa? Ah, ok. Ogni emulatore sa le sue cose. Boh. Allora, lo recupero veloce. Come si chiamava? Aspetta, della PSP, Castlevania, Dracula. Io per ora ti vedo ancora giocare. No, adesso fra un po' non lo vedrai più. Tra un po', tra un'ora e mezza. No. Tanto non è... Lo recupero veloce. Eccolo qua. Questo si chiama Dracula X Chronicles. Che contiene appunto... È un remake espanso dell'originale Round of Blood. Però contiene anche Symphony of the Night. Nascosto. Sì, ok, sto recuperando. Ma è tutto nero ora sullo schermo di là? No. Sì, vediamo solo, si vede solo la webcam. Forse ne ha. No, si vede la Non webcam. faccio nemmeno la webcam, secondo me. Allora aspetta che sistemo subito. Ok, ci mette poco, No, si vede la webcam, si vede. Boh. Si vede piccolina, ma si vede. Vabbè. No, ci chiedeva prima Voice, ma ci aveva chiesto prima, adesso non so se è ancora presente. Ma esistono i bootleg, i laser game bootleg? No. Non esistono. C'è un motivo per cui... Non esistono perché il supporto sul Laserdisc per copiarlo era praticamente incopiabile. Esistevano dei masterizzatori Laserdisc, ma tra l'altro sono usciti negli anni 90, però costavano talmente tanto che non hanno mai fatto copie di quei dischi. E poi dovevi copiare il disco, dovevi copiare l'hardware, dovevi copiare, cioè Sì, è abbastanza complessa come cosa. un po' più complesso la storia, quindi non era proprio semplice. Quindi diciamo bootleg del Laserdisc, del laser game non ci sono. Allora, ci vogliono 2 minuti e mezzo, per il gioco. Perché poi, vabbè, poi hanno fatti recentemente con i DVD, perché per esempio c'è il sistema quello che, come che si chiamava? Ultracade, mi pare si chiami Ultracade, così, sì. che fa girare gli American Laser Game. Sì. E Dragon's Lair, Space Ace, Star Quest, se non mi ricordo male. Comunque, no, scusami, Dragon's Lair 2 e Space Ace su un sistema che praticamente è un PC. Sono ufficiali, ecco, magari quelli se uno li vuole definire bootleg, però sono roba moderna, sono roba del 2000, insomma, sono... Sì, ho visto, ne avevamo parlato in una live, di Sì. quei sistemi lì. Quindi è tutta roba moderna, tutta roba di adesso, e nulla del passato. Mentre tutto il resto è bootlaggato, roba da fantascienza. Sì. La cosa che più mi dispiace per quanto riguarda, intanto che finisce, la conservazione dei vecchi giochi, sono quelli vecchi per PC, DOS, che quelli secondo me sono quelli più difficili da recuperare in modo moderno, diciamo così. Cioè, nel senso che devi smacchinettare un po', insomma. Per farli partire? Sì, computer recenti, sì. C'è il cross DOS. Quello non lo conoscevo, il cross DOS. C'è il cross DOS, c'è vari sistemi per farlo partire, con quelli riesci a farli a giocarci. Non è semplice, non è difficile, insomma, bisogna mettersi un po' lì. Purtroppo quello che è di quest'epoca è il non conservare praticamente niente. Sembra che noi conserviamo chissà quanto, ma in realtà molta roba è andata persa. Molti giochi, molto hardware, soprattutto hardware. E quindi stiamo facendo tanto dump Sì. dei programmi, ma non stiamo conservando tanto hardware. Un po' un peccato.
magari anche hardware che non funziona, per carità, però ecco, un giorno sarà importante mettere nei musei anche roba che sta ferma, insomma, che magari non sta accesa, o far vedere come erano fatti, spiegare come andavano. Sì, quello sì, perché è vero, i giochi, insomma, sai che si preoccupa, l'hardware, soprattutto le cose un po' rare. Quello mi preoccupano a me, le cose rare. Sì, sì, no, è vero. Oppure i prototipi, o macchine che ce ne sono, che ne so, boh, non mi viene in mente nulla ora. La Bandai Pippin, tanto per dirne Sì, una, no? l'Apple Pip, sì, Ok. sì. Tanto per dire una macchina che è abbastanza rara. No? Beh, allora, a me viene in mente il Playdia, che è strano, La vabbè. Idia, un'altra. A me viene in mente il Gizmondo. Mondo, quello poi c'è dietro addirittura. Lo so. Vabbè, lasciamo perdere, un Lo giorno lo so, lo troviamo. so, lo so cosa se ne dietro. Però, se non sbaglio, non c'è neanche un emulatore, neanche per i giochi, non c'è niente. No, il Digiblaster c'è un'altra macchina che è nata e morta, Mm, e non c'è niente, se non si conserva, anche lui è persa. ah, Molti giochi che sono gli schiacciapensieri, c'era un sito che li aveva ricreati, ora non c'è più nulla. mm, sì, Oppure quei giochi come che c'è qua su in cima, quello lì, Tic Tac Toe, che poi è sì, quel gioco dell'Atari lassù, sì, e anche quello c'è lui, emulato non c'è niente, no, quindi, siamo a o metà, tante altre piccole cose. metà del tempo. Oppure il Walkman con giochi dentro, non so se l'hai mai visto il No, non l'ho mai Walkman con visto giochi quello lì, non l'ho mai cambiabili. visto. Ce l'ho di là, ora non sto andando a prendere, però Mamma mia. sono stupidaggini, però fanno parte sempre della storia dei cosi, o dei tentativi di alcune Sì, società nel cercare di uscire. certo. Beh, anche Il gioco del barcode, un altro. Ah, sì. Ma anche il Nuon stesso, che non c'è un emulatore, ma va No. malissimo. Ma poi no. Nuon è anche lui è una macchina bistrattata moltissimo, Sì. non ci sono tanti titoli, però non fanno neanche un grande sforzo, vedo. Però Questo per, mi però per dispiace. la storia è importante, nel senso che... Cioè, Fa parte della storia, sì, fa perché parte della è storia. il continuo un po' dell'Atari, del Jaguar, tra virgolette. Del progetto Flare, Sì, più che esatto. del Jaguar, del progetto Flare, perché il progetto Flare inizia con la Konitz Multisystem, Sì, passa attraverso il Panther, attraverso il Jaguar e poi finisce con il Nuon. Quindi più che dell'Atari e del Jaguar stiamo parlando che tutto questo inizia poi col Super Spectrum, tra l'altro Super Spectrum Loki, dai Loki fino a il Nuon. mm, È quello che è la strada che porta. Quindi sì, non conservare niente porta poi a non avere più nessun discendente. esatto. Che ce l'hai fatta? Eh, 60%. Spero ancora un pochino. Non so che stai combinando, ma vabbè. Sto copiando l'UMD, diciamo così. UMD, penso un po'. L'UMD Ah, il disco. della PSP. Allora, io devo dire, a me l'UMD piace molto perché è affascinante, però era veramente la pecca della PSP. E loro ci avevano fatto anche i film su Sì, quell'aggeggio, penso. sì, UMD video, sì. Però Pensa è, un però è po'. una pecca perché, a parte che è delicato, la meccanica e tutto, poi scaricava un sacco la batteria, faceva un rumore. Io ti giuro, io adesso, vabbè, mi sono abituato con l'SD che faccio andare tutto da lì. Ed è silenzioso. Però prima quando c'era il dischetto era cra 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 continuo, eh. Poi c'ha dei tempi cioè non so, mi viene in mente quando deve partire un filmato, il gioco si blocca, senti cra cra e parte il filmato. Cioè è un Sì, sì, continuo. quello era un punto debole. Anche perché come laser non è che fosse chissà cosa. No, ma poi la cosa che più ha rovinato la PSP, secondo me, che però era già un'idea geniale, perché sai, ci sono 5 modelli di PSP. C'è la 1000, che è la prima, la La FAT. prima. Poi c'è la 2000 e la 3000. La 2000 è chiamata Slim, la 3000 è chiamata Slim and Bright perché oltre ad essere più sottile c'è anche lo schermo migliorato con meno Ah, ghosting. E poi hanno tutte e due l'uscita video, la 2000 e la 3000. comunque sono tutti TFT. Sì, sì. Però ha una pixel response più rapido. Quindi non Mm. la 1000 e la 2000 avevano un po' un effetto ghosting a volte, no? Invece la Mm. 3000 non ha il ghosting, è molto rapido il pixel, però come controparte di difetto fa un po' di linee, non sei presente? Quando cambia l'immagine veloce fa un po' un effetto che qualcuno ha criticato, però in realtà lo schermo è fatto così. A me piace più quello della 3000, però Sì, dipende. sì, ho presente.
Ecco. Ma è quello che poi hanno puntato sulla PS Vita, di dargli un display ancora più bello. Sì, tutti sono retroilluminati uguali. Poi la 2000 c'ha l'uscita video solo in interlacciata, invece la 3000 ce l'ha anche in progressivo. E Bello. tutti e due si collegano col cavo component. Audio e video esce da lì. Audio e video. Sì, e la PS1 Hanno quel cavetto giallo, mi sembra. No, non è giallo, è uno spinotto. Quello spinotto e sembra quello delle cuffie. Sì, però c'ha anche un pettinino per il video. Ah, Cioè, c'ha quello per l'audio, più un pettinino per l'uscita video. Ed esce con il component. Praticamente. C'ha solo il component, non ha altri attacchi, non ha nient'altro. E la PS1 la vedi a schermo intero, sua risoluzione. Invece la PSP, purtroppo, i giochi PSP su TV li vedi ridotti, non lo vedi a schermo intero. Poi con la TV puoi zoomare se c'è la TV adatta. sì, perché quelli della PlayStation standard erano 4 terzi, quindi, Esatto. mentre quell'altra è nativa sullo schermino. Quindi iShare. vedi sto 16 noni piccolino. No, È classico. normale, però con la TV puoi zoomare, oppure ci vuole un piccolo scaler che lo vendono, la PSP che zooma, ti mette schermo intero. Ci sono queste cose. Vabbè. Potremmo sopravvivere tranquilli. E poi purtroppo hanno inventato, siamo quasi alla fine, manca il 90%. Poi dopo, per 5 minuti, poi stacchiamo. No, dicevo, Sì, io perché comincio ad avere un po' di problemi con questa spalla. No, dicevo, hanno fatto la PSP Go, non so se te la ricordi. PSP Go? Prova a vedere su internet. Sì, la Go è vero. Che è bellissima, però purtroppo non ha il supporto UMD, ha fatto arrabbiare un sacco di gente. Perché chi si era comprati i dischi non puoi usarli, è solo digitale. Quindi tu ti devi ricomprare tutta la roba sul PSP Store, che adesso non esiste più. Cioè i giochi che tu hai devi ripagarli. Quindi non ha venduto niente, a meno che uno non aveva già... Cioè se uno non ha una collezione di giochi, ok. Perché è bella, è portatile, è piccolina. È ingiocabile perché c'ha dei controlli piccolissimi. Cioè, c'ha degli analogici... Però è bella perché si apre così a scatto come il Sony Ericsson Xperia Play, no? Chissà come mai l'hanno fatto in quella maniera, eh? Però è bella, è bellissima. Sì, non lo metto in dubbio, però se ci puoi fare poco, se ci fai il fritto misto... No, allora, la cosa bella è che tu puoi... C'è la dock, che tu l'attacchi, che contiene sia il caricatore che l'uscita video, si attacca alla TV, e poi ci puoi usare il controller PS3 Bluetooth. Ah. Quindi diventa anche una fissa. È una specie di Wii Switch antelitteram, non so come dire, veramente, perché tu l'attacchi alla TV e c'è un controller esterno e puoi usare due analogici che la PSP non avrebbe. Ed è l'unica che supporta il controller PS3, l'unica. Però c'ha la menata che non puoi farti una collezione fisica di giochi, perché è tutto digitale. Non è una menata da poco. Ecco, ci siamo, finito. Allora... Almeno per me non è una menata da poco. No. Ma infatti. E poi alla fine l'ultimo modello, quello più odiato in assoluto, che è la PSP E1000 o Street, che è il modello economico che costava 99 euro. E allora ha l'audio mono, non ha l'audio stereo, non ha il wifi, non ha il Bluetooth, giusto? E cosa c'ha poi? Hanno un filo e due barattoli, uno lo metti qua e l'altro dall'altra parte. E poi c'è una qualità dei materiali un po' scadente. Però è la versione low budget, proprio l'ultima uscita che... diciamo che non vedevano l'ora di fallire con questa macchina, insomma. Sì, ecco, ci sono. Dai, vediamo. Dai, vediamo questo. Sto facendo partire. No, però insomma ha riassunto un po' dei modelli è questo qua. E poi c'è quel modello strano che non è una PSP ibrido, che appunto è un cellulare PSP, che è l'Ericsson Xperia Play del 2011, che c'ha Android, però fa girare anche i titoli PSP, quello è bellissimo. Io ce l'ho quello lì, l'ho recuperato. È carino. Quello lo lascia a te. Lo lascia a me, sì. Allora, perché non appare? Ah, ok, ci siamo. Aspetta che riduco qualcosa sotto. Riduco la webcam. Un secondino che faccio vedere sta cosa. Ok, ci siamo. Metto qua. Così ti faccio vedere anche questo. Possiamo chiudere in bellezza. Voglio ringraziare chi ci ha seguito fino adesso. Comunque 7, 9 spettatori, 10. Insomma, vi ringraziamo perché stiamo... È un giorno cioè siamo in mezzo alla settimana. Magari qualcuno lavora presto. Non è così scontato. Eccoci qua.
Vabbè, che c'è O vediamo. Piove? Vabbè. Allora, opzioni. Vediamo un attimo. Allora, dimensione schermo. Mettiamo completo, così è proprio grande. Sfondo. Ora ho capito il gioco. Allora, questo qua è Symphony of the Night, però c'è Round of Blood in 3D. Aspetta, mettiamo questo qua. Posto, lingua voce come c'è? Ah, inglese, so c'è anche giapponese. Sì. Allora, inizia partita. Metti il nome, vabbè, adesso non mi interessa. Andiamo. Vedi come... Ecco, vedi che... Adesso lo vedrai. È un 2, anche questo, è un 3D però a scorrimento orizzontale, cioè non è completo. Ma presente il gioco, l'ho visto. Bellissimo. Un bel gioco. È bellissimo. Sì. Sì, ora ho capito LL. Poi io su PSP amo la dannazione Medieval Resurrection. Lo amo veramente. È stato il mio primo gioco su PSP. Ah, questo qua non è obbligatorio farlo fuori perché... A parte che non puoi neanche farlo fuori questo qua. Boh, se ci riesci, mi sa però che lui è bravo per falciarti. Sì. Stiamo giù. Ma sali sui cavalli? Non puoi. No, perché era troppo bello. Sì, comunque questo è il remake di quello per PC Engine CD. Sì, SNI. Esatto. No, l'hai fatto fare, gli hai rotto la... no. No, sembrava morto, infatti... Adesso se ne va, Se n'è andato. Se n'è andato. Ok. Certo. Ah, ti saluta anche. Sì. Ecco, adesso c'è il gameplay vero e proprio, adesso... No, mi sto confondendo, non è quello per PC Engine CD, quello di... Oh sì. No, forse sì, no, sì, riconosco la musica. È molto anni 80 la musica, sì, è questo, È lui. Te la senti bassa perché però sì, la musica è quella lì. Sì, mi è venuto in mente. Io lo so perché pensa a te, ho emulato il PC Engine CD sul 2DS, l'ho emulato. E gira bene, Cioè, guarda la PSP 5 volte la risoluzione che avrebbe. Guarda che roba. Oh, vedi, ci mancava anche il ninja scheletrico. Sì. Salve, il sacerdote, l'arcivescovo oscuro. Allora, qui è... C'ha le meccaniche uguali al Castlevania, quindi per fare l'arma segreta bisogna andare su e attacco. Dai, cerco di arrivare... Comunque questo qua immagino che tutti lo conoscono, perché... E poi dopo più avanti, a un certo punto sblocchi Symphony of the Night per la PS1 e Saturn. Quello lì sblocchi. Che è un'emulazione... Beh, quello lì è forse il più bello dei Castlevania. Oh, un cuoricino. Tanto cuoricino. No, veramente, la PSP, io mi ricordo all'epoca... Ora, il candelabro sospeso nell'aria in mezzo a nulla, forse... Sì, è vero. No, io mi ricordo all'epoca la PSP era veramente bistrattata. Cioè, mi ricordo che molti dicevano, non ci sono bei giochi. Ma io di giochi belli ne ho visti parecchi su quella macchinetta qua. Poi c'è Mega Man, c'è veramente tanta roba. Mega Man, ci sono tutte le collection dei titoli vecchi, Capcom, Neo Geo, Midway, c'è di tutto. Quello ti ho detto, secondo me hanno sbagliato a non puntarci, perché in macchina secondo me ci poteva puntare tranquillamente. Però almeno... Quando è che lo butti giù? Il mostro? Buttato giù. Però almeno cioè, rispetto alla... Ecco, battiamo questo qua e poi interrompo. No, dicevo, almeno rispetto alla vita ci hanno dato una dignità. La vita non ci ha proprio dato dignità, niente, cioè. Ecco, arriva il dragone. No, arriva il dragone. La vita proprio nessuna dignità, praticamente l'hanno seccata prima. Sì. Il dragone. Sì, il dragone. Chissà come mai c'è sempre un dragone a queste zone. Castelli, dragoni. Dai, questo qua non dovrebbe essere troppo difficile. Ma poi, insomma, sembra cattivello. Poi se lo colpisci da dietro gli togli il do. Oh, ecco, il fuoco è bastardo, perché rimbalza e ti becca anche dove non pensi che ti colpisca. È giusto che ti rimbalzi, perché insomma, voglio dire, il fuoco
che picchia come l'acqua, capito? Picchia da tutte le parti. Sì. Se noti la vita, se lo becchi alle spalle, se lo colpisci alle No, a lei è spalle, meglio. lo togli il doppio. Sì, ho visto. Ecco, è morto. Boh, dai, se no Eh. viene troppo tardi, dai. Si è rotto. Guarda, poverino. Bisognerebbe comporlo. Sì, cosa ho preso? C'è sempre 8 spettatori? No, adesso 5. Vedi. Ah no, vabbè, ma io sono contento. Quando l'ora e il coso. Sono contento di averti fatto vedere questi giochi, di aver fatto la nostra chiacchierata su un po' di cose varie. Insomma, come Sì, sei. io ovviamente ripeto, è il tuo non punto di deve vista. essere tutta la gente d'accordo con me. No, ma sono d'accordo. Però Io sono io- d'accordo con te, per dire. Perché a livello di definizione è come dici te, nel senso. È così, non è hardware dedicato, c'è poco da fare. Cioè, stanno attingendo sempre di più a quello che è il mondo dei PC, il mondo, quello che c'è, insomma, quello che c'è adesso. Sì. Mentre prima facevano più macchine dedicate, custom, più Sì. più cose. Ora io purtroppo incomincio ad avere problemi che mi fa male la spalla. No, abbiamo finito tanto. Vi ringraziamo tutti quanti. Niente, se avete poi delle altre domande, magari fate nei commenti che magari rispondiamo in seconda voce, o magari con un'altra live, però ovviamente deve essere un argomento un po' corposo. Niente, vi ringrazio tutti, ringraziamo. È un argomento da discutere poi magari in futuro, ecco. Sì. Dai, stavolta sono stato più bravo con le mezz'ore. Stavolta Non so, Stavolta non so mezz'ora è stata 2 ore, dai. Avevo detto 2 ore massimo, infatti siamo a 1 ora e 56. Meno male, dai. Dai, almeno si riesce a guardare, via, perché sennò guardare 3 ore e passa. Colpa mia se ti siete messi a discutere del tempo e di tutto il resto dall'altra parte. Sì, sì, sì. Ma va, Va bene. ma se eri te che parlavi sempre della GTO e quant'altro? Perché la gente faceva domande e io non le rispondo. Sì, sì. Ma anche noi, tu cominciavi a parlare di un argomento, anche dopo noi ti andavamo dietro perché eravamo interessati e quindi si deviava completamente. E allora vedi che non ero solo io a dire le cose. No, lo so. Ragazzi, grazie per averci seguito. Ragazzi e non ragazzi, tutti quanti, via. Buonanotte, grazie. Ciao a tutti, Buonanotte. ciao, alla prossima. Ciao.